Giocare a Scorn significa buttarsi nell'ignoto per cimentarsi in un'esperienza videoludica ambientale altamente respingente, oscura, priva di risposte, ma stracolma di enigmi. E questa è la premessa al video di oggi, che io, il vostro caro Demiurgo del Pensamento, ho intenzione di portarvi. Sono pochissimi i videogiochi che io definisco arte. Molte persone pensano che il videogioco non possa essere arte. E non gli do torto. Ma quando capitano giochi del genere, che sono in grado di descrivere l'esistenza, il senso della vita, in maniera molto molto realistica, cruda, autentica, io non posso di certo stare zitto, non posso di certo fare niente. Ed è per questo che sono qui a portarvi questo video oggi. Vedremo l'estetica visionaria di Beksinski e Giger incarnata in un videogioco stracolmo di ansia ed orrore. Scorn significa letteralmente disprezzo, odio, disgusto. E questo sarà uno dei nostri personaggi, perché la storia è molto più complessa di quanto uno possa pensare. Mentre io metto a posto comandi e quant'altro e impostazioni del gioco, ci tengo soltanto a dire che ho applicato una patch per migliorare la grafica del gioco, perché di default ha una filigrana che io non apprezzo, molto disturbata, effetto pulviscolo. Non parlerò tanto del gioco in sé, a parte gli enigmi. Io parlerò del senso filosofico, estetico, artistico del gioco. Quindi non tanto delle meccaniche di gameplay, a parte gli enigmi che sono davvero interessanti. Parleremo proprio delle sensazioni che questo gioco ci suscita, che sono innumerevoli. Ovviamente lo vedrete alla massima qualità possibile, perché è così che voglio portarvelo. E saranno 4 ore molto molto dense di contenuti. Questa opera d'arte, in quanto i videogiochi, magari qualcuno non lo sa, sono considerati l'ottava arte, perché le arti precedenti ovviamente sono il cinema, la musica, dopo le arti classiche, quindi scultura, architettura, pittura, teatro, eccetera. In questo videogioco, come dicevamo, noi dobbiamo superare 5 sezioni, ovvero 5 atti. Adesso qua sto cancellando tutti i progressi precedenti, ma voglio che voi che state guardando questo video magari non avete mai giocato a un gioco, magari avete anche un'età adulta, non avete mai avuto a che fare con i videogiochi. Beh, ora dovrete ricredervi. Io non sono un amante dei videogiochi moderni, ma quando capitano dei capolavori del genere, quando la tecnologia riesce a essere così realistica e portare questo significato, allora sì che ne vale la pena. Noi siamo un umanoide attaccato a una specie di roccia. E ci siamo risvegliati. Siamo invischiati in una specie di sostanza viscosa mescolata ad ossa, sostanzialmente. E abbiamo questa visione, vediamo due torri, però una che è una specie di colonna, tutta quasi organica, e poi vediamo una torre nel deserto, proprio una torre inorganica. E avanziamo, però mentre stavamo precipitando, mentre stavamo avanzando verso la torre nel deserto, siamo precipitati in un abisso sotto la roccia. Abbiamo battuto la testa e ora ci risvegliamo piano piano. Poi capiremo che cosa significa tutto questo più avanti, perché quello era un flashback. Questo è tutto un antefatto, ma lo capiremo più tardi. Siamo nel primo atto
Come vedete siamo simili a degli esseri umani, perché questo gioco parla della natura umana e del suo significato, quindi dell'esistenza umana. Qui abbiamo delle porte biomeccaniche. Vediamo molto l'influenza estetica delle opere di Giger, ma anche Beksinski e Witkins anche, che sono pittori e artisti che vi consiglio. Vedete, noi siamo caduti da lì. Arriviamo da là in alto. Vedete che c'è quella polvere e quell'aura rossa del deserto. L'ambiente è completamente biomeccanico, quindi vediamo carne, ossa e materia anche inorganica mescolati, tutte insieme. Cominciamo a vedere delle strutture, dei cavi. Diciamo che comunque in questa prima parte l'elemento organico è presente, ma in quantità non così evidente. Sembrano più che altro dei macchinari, delle strutture simili a quelle di un'industria, di una fabbrica, perché è qui che ci troviamo. Ci troviamo nel primo atto all'interno di una fabbrica, di un'industria, ma di che cosa? Lo scopriremo. Intanto ci guardiamo intorno, troviamo varie porte, ma non possiamo aprirle perché c'è bisogno di una chiave molto particolare. Quelle che vedete come luci non sono luci nel senso come intendiamo noi di lampadine, ma sono un effetto biochimico radioattivo di bioluminescenza ottenuto sfruttando degli altri organismi. Noi vediamo qua sotto una specie di spazio molto ampio con al centro una colonna spiralizzata, diciamo, come se fosse un altare, e in alto vediamo un'apertura verso il cielo, probabilmente il deserto dove eravamo prima di cadere, con delle strane entità che per ora qui non si vedono bene, ma che poi vedremo meglio. E qui vediamo questi cordoni rossi molto strani, che poi capiremo meglio che cosa sono. Sicuramente sono fatti di materia organica. Guardate, questi cordoni pieni di sangue, come cordoni ombelicali, come quasi vene, arterie, comunque degli organi, dei tessuti organici vivi che passano attraverso questa industria come se alimentassero qualcosa. Ed è la prima volta che li vediamo. Qui troviamo dei detriti, di rocce più che altro. Scorn, ovvero disprezzo. Che cosa significa? Intanto il nostro personaggio qua sfatica un po' per passare attraverso la porta si chiude inesorabilmente dietro di noi. Come vedete siamo umanoidi, abbiamo i polmoni fuori. Non sembra che abbiamo organi riproduttori, almeno per ora, però siamo veramente simili a un essere umano. E qua interagiamo con il primo meccanismo, che però la nostra reazione della mano ci fa intendere che ci manca qualcosa per accedervi. Ci guardiamo intorno, vedete quella lì che ha un effetto di bioluminescenza, è una luce organica, perché capiremo che in questo mondo tutto è sfruttamento e schiavitù di altri organismi. Abbiamo inserito la mano in questa macchina tubolare, ci ha trafitto nella carne, infatti vedete che sanguiniamo. Questa sorta di chiave a estrazione uncinata che ora ci permetterà di accedere qui. Ovviamente abbiamo provato dolore perché ce l'ha impiantata nelle ossa della mano, del braccio,
col sangue che cola, e apriamo il doppio meccanismo di questa porta. Dobbiamo muoverci perché altrimenti si richiude. E qui cadono delle specie di sedie, diciamo, delle specie di sedie veicolari fatte a semicerchio, molto strane. Siamo in quella specie di arena anfiteatro con la torre. Vediamo qui delle sostanze viscose, organiche, disciolte in putrefazione con del sangue. E qua in alto vediamo il cielo, che probabilmente, come dicevo, è il cielo del deserto. Qui abbiamo questa apertura e si vedono dei globi luminescenti là in alto. Ci sono una serie di strani macchinari molto molto insoliti. Vedete la struttura come è particolare, è unica. Il senso estetico, il valore estetico di questo gioco è immenso, è veramente immenso. Chi non ha capito questa cosa, chi ha criticato solo il gameplay, non ha capito davvero niente. Questo non è un gioco da giocare, questo è un gioco da iniettare, da vivere, da subire, da soffrire a livello morale, etico, estetico, perché estetica ed etica sono la stessa cosa, per dirla alla Nietzsche, e a livello esistenziale. La meccanica di gameplay in questo gioco, il gioco in questo videogioco è veramente l'elemento meno importante. Conta quello che trasmette, le sensazioni. E intanto guardate, qui stiamo guardando, ci sono queste altre strutture molto strane. Ci sono questi globi che sono qui da diverso tempo in decomposizione e si cominciano a vedere delle gambe, delle braccia all'interno di questi globi, di fianco a questa struttura concava. Qui troviamo un ascensore, quindi inseriamo la mano. Come vedete, le chiavi, i meccanismi sono tutti organici. Dicevo, Scorn è il disprezzo? Ma di chi? È il disprezzo di questo ambiente nei nostri confronti? O è il disprezzo di noi nei confronti di questo ambiente, di questo luogo, di questa civiltà, di questo mondo? Cioè, in quale senso va inteso? Lo capiremo. Qui vediamo delle specie di cavi, sempre organici, che sono collegati a quelle strutture globulari che ci sono davanti. Qui abbiamo delle specie, guardate, di griglie su cui sono innestati questi globi, queste uova globulari organiche. E qui vedete ci sono tutti questi cavi che è come se nutrissero, alimentassero quei globi. O forse è il contrario. Non è che forse sono quei globi che vengono utilizzati come nutrimento, quindi come se fossero delle batterie energetiche per mantenere la fabbrica, per alimentare l'industria? È così, è sicuramente così, ma adesso poi lo capiremo. Come vi ho detto, in questo mondo tutto è sfruttamento, quindi in gran parte del gioco non sarà il sistema a favorire gli individui, ma saranno gli individui a favorire il sistema, perché gli individui sono soltanto strumenti per il sistema e vengono utilizzati come se fossero cose in nome del sistema, perché è il sistema quello che conta, tutto il resto, l'individuo è insignificante. La libertà non esiste, esiste soltanto sfruttamento, schiavitù, gerarchie, che capiremo meglio più avanti, perché ci sono degli esseri che ovviamente stanno al vertice della gerarchia ontologica, esistenziale, etica, estetica, vitale di questo mondo. Quelli sono i globi luminosi
organici che abbiamo visto da dietro. E ora noi possiamo muovere queste griglie su cui sono innestati questi globi. E adesso io qua mi perderò un po' per risolvere questo enigma, che consiste nel prendere gli unici due globuli luminescenti e prenderli con questa struttura a pinza, come potete vedere. Come avete visto, la pinza ha disintegrato quell'essere fatto a globo, globulare, e l'ha frammentato facendolo soffrire. Avete sentito il verso? È uscito sangue. È morto. È stato distrutto. Ce n'è ancora uno, vedete? Che ha le lucine accese. Evidentemente gli altri organismi sono morti. È rimasto vivo solo quello. Come vedete, quello è luminoso e c'è la parte finale della griglia, quella in alto a sinistra, che è luminosa anch'essa, ed è lì che dovremo metterlo. E non è facile. Bisogna usare molto la testa e la logica. E ovviamente se uno la preme armi ci perderà un bel po' di tempo. Comunque, mentre io cerco di risolvere l'enigma, vi spiego vi do altre spiegazioni di questa opera d'arte. È un videogioco che è stato fatto nell'est dell'Europa. Probabilmente non si sa come mai nell'est dell'Europa hanno una creatività malsana che noi non abbiamo. Hanno anche evidentemente delle connotazioni di tipo etico completamente diverse dalle nostre. Non è la prima volta che mi capita di vedere opere del genere e guarda caso vengono dall'est Europa, mentre noi non abbiamo questo tipo di coraggio nell'osare a livello artistico, e questo mi dispiace. Comunque, dicevo, è il primo videogioco fatto da questa compagnia e sicuramente dopo che è partita così io non vedo l'ora di vedere quali altri titoli potrà sfornare in futuro. Come vedete non è facile. C'ero quasi riuscito, però mi rimane un globo morto che mi impedisce di metterci quello vivo perché è ancorato con un altro. Non si possono staccare. Vedete, alcuni sono strutture di 2, alcuni sono strutture di 3, alcuni sono strutture di 4, alcuni sono singoli. Quindi è veramente veramente difficile. Voglio dire fin da subito che questa opera d'arte spiegherà il senso dell'esistenza, ma potrà essere interpretato in innumerevoli modi. In particolare c'è da dire che le interpretazioni possono essere potenzialmente infinite, ma quelle che io reputo le migliori e che sento mie e che ho anche rielaborato studiando anche il titolo sono due: quella diciamo letterale di interpretazione, quella che diciamo si riesce ad esumere praticamente quasi direttamente pari pari dal giocare e vedere il titolo, e quella invece psicanalitica psicologica, che invece è di tipo diverso, è più sottile e si può ottenere concependo quest'opera d'arte sostanzialmente come una grossa e unica metafora. Queste interpretazioni le vedremo non appena cominceremo a vederle, non appena avremo avuto a che fare con l'essere contenuto in questo involucro qua che sto cercando di liberare, perché l'essere che libereremo, come vi ho detto, ha l'unica funzione di essere una batteria. Qui siamo ai livelli più bassi
della gerarchia ontologica. Cioè gli esseri che vivono qui, poiché siamo all'interno di una fabbrica, non hanno alcuna utilità o senso di esistenza se non quello di produrre energia. Nascono dentro questi involucri fatti a uovo e nascono appunto, crescono, si sviluppano e passano l'intera esistenza lì dentro. Ovviamente crescendo lì dentro, la loro struttura ossea, fisica, mentale, la loro maturità mentale, la loro sanità vengono totalmente compromesse perché crescono in maniera abnorme, deforme, innaturale, senza mai vedere la luce del giorno, senza mai camminare. Non hanno una cosa molto importante. Adesso sono riuscito a prenderlo finalmente e lo stacchiamo, guardiamo. Lo abbiamo estratto, guardatelo che ha le gambe e le braccia fuori e si lamenta. Non è mai stato staccato da lì da quando esiste. Magari è qui da 1000 anni. Può essere qui da qui da un sacco di tempo, perché viene nutrito attraverso... Cioè non è che viene nutrito il minimo, ma però è lui la fonte di cibo in realtà. Fonte di energia è lui. È solo un oggetto per il sistema dove viviamo, in questa civiltà. E poi dovremo capire noi chi siamo e qual è il nostro scopo e cosa stiamo facendo. Noi cosa stiamo facendo dopo essere caduti in quella voragine? Perché ci siamo caduti? E cos'era quella struttura biologica all'inizio che si alternava alla torre, dove eravamo invischiati? Che cos'era? Quello, ragazzi, è la nostra condizione attuale. E questo qua che stiamo facendo adesso, che stiamo vivendo, è tutto un flashback. Perché poi torneremo in quella condizione iniziale che c'era nel menu principale del gioco, dove noi siamo tutti appiccicati a quella sostanza viscosa e ingrovigliati in quelle strutture ossee che ci tengono appiccicati al muro. Ed è lì che torneremo. Ora, questo è il flashback, la spiegazione che ci fa capire come siamo arrivati là. Nel menu, dove eravamo nel menu di gioco. Tiriamo giù il nostro essere, che si chiama Moldman. Questo qui. E con questo braccio lo mettiamo nella sedia che c'era. Guardiamolo. Una cosa molto importante. In questo gioco nessuno, e ripeto, nessun essere ha voce, ha bocca. Qui abbiamo una specie di visore che ci consente di vedere dall'alto la prospettiva della torre rispetto alla sedia dove avevo messo quell'essere. E possiamo muovere, vedete, i binari. Noi possiamo muovere i binari perché la sedia dove abbiamo messo il Moldman si scorre su dei binari e in base a come cambiamo i binari lo possiamo portare da parti diverse. Quello che dicevo, noi compresi, ma ogni essere, noi, tutti quelli che incontreremo, non abbiamo bocca, non c'è la dimensione dell'oralità, non c'è voce, non c'è niente di scritto, non c'è niente di parlato, ci sono soltanto versi confusi, ma nessuno parla, nessuno ha bocca, nessuno ha voce in capitolo. E non c'è nessuna scritta, niente. È tutto sensi. Fine se stessi. Qui, come abbiamo visto, abbiamo portato il Molme con la sedia sotto questo meccanismo, l'abbiamo impiantato nelle ossa, sopra la testa, nel guscio esterno, una capsula metallica, quasi magnetica, e lui ha sofferto molto, guardate quanto sangue ha perso. Si sta dimenando, è tutto, vedete, deforme, poverino. Però non è cattivo, lo vedete che sta soffrendo.
Noi è nelle nostre mani, lui dipende completamente da noi. Lui è soltanto un oggetto per il sistema. E noi perché stiamo facendo questo? Perché lo stiamo usando? Cosa stiamo facendo? Qui c'è una strada che però non è quella che voglio usare io, perché ci sono due strade. Una strada lo ucciderà, perché ci porta a un meccanismo che sembrerebbe quello che lo mantiene vivo, perché sembra meno brutale, perché ha un cucchiaio. E uno pensa, questo non lo uccide, perché dall'altra parte c'è un meccanismo con una motosega che dice questo è sicuramente più brutale, lo uccide. Invece no, ragazzi, è il contrario. Il meccanismo a motosega lo salva perché taglia solo il guscio e lo lascia vivo, mentre il meccanismo a cucchiaio lo scortica dal guscio, lo sbudella e lo uccide. Non cambierà assolutamente niente dal punto di vista del gioco, del proseguimento. Cambierà soltanto dal nostro punto di vista estetico-morale, etico. Io decido, visto che questo essere ha già sofferto abbastanza, e visto che io detesto già di mio i sistemi così abusivi di vita, io decido di lasciarlo vivo. Quindi lo porto al meccanismo con la sega, con la motosega circolare, in modo tale da salvarlo, tagliandogli solo il guscio, liberarlo dal suo involucro. Lì vedete c'è una porta che è molto importante, che è la porta che dovremo aprire noi. E avremo bisogno anche di lui. Avremo bisogno sia di lui che delle nostre arti. Portiamolo. Qui vediamo altri meccanismi, altri... Vi lascio un attimo godere del senso estetico di questo titolo. Qui ci sono strane strutture, strane capsule. Dice qualcos'altro, avete visto? Per chi è scettico, per chi non riesce a capire perché bisogna guardare un'opera d'arte del genere, anche per chi non è avvezzo ai videogiochi, lo capirà più avanti col proseguo della storia. Tra l'altro, dall'altra parte è anche molto più facile spostare questo essere. Non bisogna fare tutti i passaggi che c'è da fare qui. Quindi il gioco ti invoglia a ucciderlo. Cioè, la strada più facile che il gioco ti propone è quella più brutale. Quindi essere generosi, benefici, buoni in questo gioco è difficile. Perché il sistema è marcio, è corrotto, è malvagio. Quindi bisogna veramente sforzarsi molto di più per fare il gioco in maniera buona, in maniera disinteressata. Ovviamente non abbiamo modo di controllare la profondità del taglio e quindi abbiamo anche tagliato anche lui, vedete? Gli abbiamo danneggiato la schiena, la colonna vertebrale, vedete esce fuori, l'abbiamo praticamente tagliato anche lui, in parte, però non l'abbiamo ucciso, sta soffrendo molto, è vivo, non è minimamente capace di stare in piedi, ha gli arti completamente atrofizzati. Vedete che intorno ci sono molti altri cadaveri di questi Mallman che sono stati utilizzati come se qualcuno in passato li avesse usati per andare avanti, per proseguire, per accedere, per fare qualcosa. Comunque sono esseri che sono sempre stati sfruttati, vedete quanti ce ne morti? Quindi vuol dire che vengono usati da sempre, ma chissà quanto tempo è che nessuno li usa più, magari sono millenni che tutto questo è fermo. Venivano usati e forse vengono ancora usati come combustibile energetico, come mezzo per proseguire, per aprire porte, per fare cose, per avviare meccanismi. Ed eccolo qua, poverino, completamente storto, che non riesce a stare in piedi.
ma che piano piano ci seguirà. Eccolo che arriva. Con i suoi tempi ci seguirà. Perché noi siamo l'unica presenza buona che lui abbia mai visto nella sua vita e che vedrà mai nella sua vita. E non se l'aspettava di certo. Dobbiamo condurlo da questa parte, verso quella doppia porta. Ma prima dobbiamo portarlo a questo meccanismo, a questa struttura, che è quella che abbiamo anche noi, quella che abbiamo usato anche noi in precedenza, che ci permette di incastonare nella sua mano quella chiave che abbiamo anche noi, perché avremo bisogno che anche lui abbia quella chiave. Eccolo che arriva. Non riesce a stare in piedi, noi lo solleviamo, lo tiriamo su. Ovviamente ha sofferto, poverino, non se l'aspettava, non sa se sfidarsi di noi o no, ma purtroppo non ha altro essere con cui avere a che fare, quindi ci segue ciecamente, si lascia usare sostanzialmente, anche perché la sua natura purtroppo è quella. Ogni volta che attiviamo un meccanismo, notate che si sente un rumore in sottofondo. Si sente sempre un rumore in sottofondo. Tutte le volte. Come vi ho detto, di voci non ce n'è, sono solo versi. Ci sarà solo un punto dove ci sarà una voce. E sarà molto molto inquietante. Ma sarà molto più avanti in questo titolo. Molto molto più avanti durante la nostra storia. Lui poverino non ne può più. Ci guarda con aria di rassegnazione. Ci chiede con gli occhi, si vede palesemente di lasciarlo stare, ma noi purtroppo lo dobbiamo usare. Perché noi siamo determinati a proseguire, a ribellarci forse a questo sistema. E lo usiamo per aprire la porta. Col doppio meccanismo. Lui rimarrà incastrato lì. Anche se con un hack si è scoperto che appena noi passiamo la porta lui si libera e rimarrà libero. Quindi in realtà non rimane incastrato lì, per fortuna, e la porta si richiude. Lui rappresenta, nell'interpretazione psicanalitica, il figlio, ma lo spiegherò meglio dopo. Qui siamo in un posto diverso, guardate, ci sono degli umanoidi, ci sono ancora quelle griglie dei molli, ma ci sono degli umanoidi più simili a noi, anche se non uguali a noi, guardate. Sembrano superiori, più evoluti, molto più simili a noi, sicuramente non subfunzionali come il Molmen, che probabilmente saranno stati degli operai che lavoravano qui, nella fabbrica, non si sa. E qui c'è un ascensore. Un altro ascensore che ci porterà in alto. Probabilmente sono degli umanoidi che operavano nella fabbrica come operai. Qui ci sono sempre quei tubi energetici collegati anche ai Molmen, quelli dei rossi organici. Probabilmente questi umanoidi superiori, più simili a noi, che sono diversi, gestivano la fabbrica, quindi i Molmen, le attaccavano i cavi, gestivano l'energia qua dentro, sempre schiavi, però diciamo di una gerarchia leggermente superiore, ma sono tutti morti. Ce ne sono delle cataste infinite, adesso vi faccio vedere. Ed è molto inquietante questa parte. Ci sono delle strutture che non si sa cosa servano.
qui è veramente inquietante. Tra l'altro ho trovato un particolare che nessuno pensa mai visto in sto gioco, che si nota veramente con molta attenzione. La musica è inquietantissima, un sacco di cadaveri, uomini e donne. Guardate questo particolare. Avete visto? È morto da pochissimo. E infatti ha gli occhi più chiari, sembra meno decomposto degli altri. E nessuno, io non ho mai visto nessuno che gioca a questo gioco notare quel particolare lì. Me ne sono accorto io così. È veramente inquietante. Se non te ne accorgi, lo vedi muoversi. È veramente, veramente, veramente inquietante. È morto davvero da pochissimo. Qui c'è una specie di cuore, guardate. Un cuore enorme, come se fosse una pompa, e una quantità di cadaveri. Vedete, ci sono degli esseri umanoidi femminili che hanno il seno e il ventre rigonfio, e maschili. Quindi ci sono due sessi, vedete? Uomini e donne. Guardate quanti che escono da questo cuore morti. Sembra veramente un genocidio, un'ecatombe. E con questa musica inquietante, veramente angosciosa. Ci sono sempre questi cavi che trasportano energia. Questo è il cuore, che ha delle strutture tubulari tipo pompe, dei canali. E qua troviamo la nostra prima arma, tra virgolette, organica, viva, attaccata, vedete, a un cordone ombelicale, perché qui tutto è vivo. È un organismo sostanzialmente che viene sfruttato come arma. E il suo unico scopo è quello. Sempre questi rumori inquietanti quando attiviamo qualcosa che riecheggiano in sottofondo. E qui vedete quella struttura? È quella specie di albero, colonna organica che c'era all'inizio, dove noi eravamo invischiati. Ve la ricordate? Quella che si alternava alla torre nel deserto dove siamo caduti. È quella. E qui ci sono queste strutture falliche, vedete? Sembrano dei corpi fruttiferi, dei funghi, fatti di ife, ma a forma fallica. Piene di spore, come se emanassero spore. Infatti vedete che l'aria è piena di nebbia, sembra vischiosa e sembra piena di spore, di pulviscolo organico, mentre prima questa componente organica non c'era. Vedete che sembra vivo, vedete questi esseri qua luminosi, sono organici anche loro, vedete che si muove del liquido luminescente dentro. C'è, diciamo, una substruttura metallica, ossea, morta, però sopra ci innestano queste strutture qua falliche, vive. Quelle incrostazioni sono organiche, di materia organica. Guardate, sono usciti questi esseri. Noi abbiamo abbassato quelle serrande, sono usciti questi esseri luminosi. E anche qua abbiamo questa struttura, questa specie di capsula, sarcofago fatto a fallo. Mi sembra un pene. Quindi comincia a vedersi anche l'elemento sessuale di quest'opera. L'arma che abbiamo è un arpione, una specie di spintone con un meccanismo a scatto che, vedete, sembra anche una faccia, un naso, sembra quasi, vedete, sembra un naso, una bocca, è strano. Lo useremo per spaccare, uccidere questi esseri che, come vedete, spruzzano una sostanza fertilizzante che sembra sperma sopra queste strutture falliche, vedete, tutte incrostate. Vedete che hanno delle componenti ossee. Ricordatevele queste strutture falliche, ragazzi, perché secondo me sono un fungo, sono un essere fungino parassitoide. Comunque sono di un vegetale parassitoide. Poi quelle che vedete sono, questi qui ovviamente ci feriscono se li tocchiamo, se veniamo colpiti dal loro sperma. Bisogna andarli molto vicini, non è facile colpirli. Quelle che vedete che sembrano le pompe del petrolio, dei petroldotti, probabilmente pompano questo liquido in queste strutture. E vi ripeto, secondo me tutto questo che vedete, questa struttura, vedete, viva, organica, che invischia una colonna o comunque una struttura inorganica che c'è sotto,
Secondo me sono di un fungo. Sono, diciamo, la diffusione delle spore, la concretizzazione di un fungo. Poi abbiamo questo meccanismo che vola, su cui si può innestare quel sarcofago fallico che abbiamo estratto prima, che poi si inserisce in questa struttura d'albero nei buchi corrispondenti. Una volta, sempre questi suoni, una volta averlo inserito, viene fuori questo specie di valvola a timone che noi giriamo e viene pompato del liquido, vedete, va in pressione, si gira, si riempie di liquido, va in pressione. E questa pressione di questo sperma, che viene usato come pressione idraulica, come liquido idraulico, alza le serra cinesche. Quindi noi stiamo cercando di uscire dall'industria. Questa è l'industria e noi stiamo cercando, quella che vedevamo all'inizio, stiamo cercando di uscire, stiamo sfruttando questa pressione idraulica di questo sperma, di questi esseri, per alzare le serra cinesche e uscire, scappare nel deserto, perché qua fuori c'è il deserto, perché noi siamo saliti, vi ricordate, noi siamo saliti con l'ascensore, dopo che abbiamo preso il Molmen e abbiamo aperto la porta. Quindi noi qui siamo in alto, lì fuori c'è il deserto, però vedete qui c'è tutta un'aura verde, perché queste spore hanno contaminato tutto, vedete che hanno invischiato tutta la fabbrica, l'industria qui. Quindi qui c'è un organismo molto infestante, parassita, che ha parassitizzato tutta la struttura industriale in questo punto. Vedete? Noi continuiamo a fare pressione questo liquido, sfruttando questi organismi, e le serra cinesche si alzano. Ne manca ancora una e poi potremo scappare. Adesso, dopo che avremo preso l'ultima, capirete il perché dell'inizio. All'inizio ci eravamo trovati invischiati vicino a questo albero, bloccati con delle strutture ossee esattamente simili a quelle che vedete qui, falliche, in alternanza con la scena della torre nel deserto. Quindi noi praticamente dove eravamo? Noi eravamo nel deserto prima, perché noi siamo andati da lì, dopo vedrete meglio. Noi prima eravamo nel deserto, dove c'era quella torre dell'inizio. Abbiamo cercato di strisciare verso di essa, ma siamo caduti nel baratro dentro l'industria, nella fabbrica dove c'era il Molmen, che è quello che abbiamo fatto fino adesso. Adesso noi stiamo cercando di tornare fuori dove eravamo per andare da quella torre, che non è l'industria. Quella torre è una cosa diversa dall'industria. Prendiamo l'ultimo meccanismo, si attivano altri esseri. Noi vogliamo tornare nella torre verso cui strisciavamo prima di cadere nel baratro e ritrovarci nell'industria del Molmen. Ora siamo risaliti, abbiamo usato il Molmen, stiamo aprendo le serra cinesche di questa industria per uscire nel deserto dove eravamo prima, ridirigersi verso la torre e andare verso la nostra meta, che ancora non sappiamo qual è. Però l'inizio vi fa capire che noi adesso, come vedrete, eravamo invischiati, attaccati al muro, al pavimento, da questa sostanza organica collosa generata da questo albero, da questo fungo, da questo organismo parassita che con l'aiuto di questi altri che sparano, che lo fertilizza, spara sperma, eccetera, lo tiene vivo. Noi adesso apriremo l'ultima serra cinesca, ma ci sarà un problema. Succederà esattamente quello che ne abbiamo visto all'inizio di questo video, ovvero ci ritroveremo invischiati. Non so come mai, non so perché questo gioco non dà tutte le risposte. Il bello di quest'opera è che, come nella vita, la vita non si comprende fino in fondo. Allo stesso modo questo titolo non dà le spiegazioni. Guardate, queste sono delle strutture tubolari, come se fossero un ponte, che portano, vedete che ci sono i tubi energetici dei Molmen. Ci sono questi tubi di energia, di liquido vitale, che vanno portati verso qualcosa, portano tutto verso qualcosa, quindi tutta l'energia, le sostanze organiche prodotte nella fabbrica, in questa industria, viene portata attraverso questi canali da qualche parte lungo questo ponte, e vedremo alla fine dov'è questo ponte, dove porta, perché ora c'è una grossa nebbia. Ricordatevi questa struttura qua,
questa apertura oltre le serracinesche, ricordatevelo, perché fra poco ci torneremo. Quindi una volta aperte le serracinesche noi ci troviamo verso l'esterno e vediamo quel ponte che veicola tutta l'energia in una qualche direzione, ma dove lo scopriremo verso la fine del video. Verso degli esseri lo porterà, tutta l'energia che lo prodotta viene portata verso degli esseri eletti che sono all'apice della gerarchia. E vi ho già detto troppo, portate pazienza, continuate a seguire il video e scopriremo tutto quanto. Ed è una grossa metafora della nostra società, ragazzi. Tutto quello che vedete è una metafora, una spiegazione della nostra società ed esistenza. Mettiamo l'ultima capsula e assistiamo alla nostra rovina, al prevalere del parassita su di noi e alla nostra organizzazione, nel senso la nostra schiavitù all'interno del sistema. Per un problema di pressione qualcosa non va, fuoriesce questo liquido che sembra sperma, ci invade, ci feconda sostanzialmente. Questo liquido, vedete, scorre molto denso, è appiccicoso e viscoso, ingloba tutto, anche noi. Non riusciamo a liberarcene, ci paralizza e ci invade, come invade tutto l'ambiente circostante, corrompendolo, decomponendolo, portandolo alla rovina. Quindi il nostro tentativo di tornare alla torre per capire cosa ci fosse è fallito miseramente. Noi ora siamo quelli dell'inizio del menu che poi si sveglia con l'occhio e ci guarda. Noi siamo quell'essere che è attaccato alla parete. Ora qui siamo da tutt'altra parte. Mentre quell'essere, in teoria, è rimasto invischiato, noi qui siamo un altro essere che molti non l'hanno capito. Sono due esseri diversi. Qui ora siamo un altro personaggio, un altro umanoide completamente diverso, simile ma diverso, attaccato a un cordone ombelicale. Ci liberiamo dal nostro involucro che ci tiene attaccati. Guardate, eravamo in una capsula, siamo attaccati al cordone, penzoliamo all'esterno e cadiamo da un'altezza parecchio alta. E appena cadiamo vediamo un altro umanoide come noi, ma morto, che ci guarda. Morto da diverso tempo. Abbiamo battuto la testa, ovviamente, quindi riprendiamo piano piano i sensi. Abbiamo il cordone attaccato al centro dei nostri polmoni esterni. E lo spacchiamo in maniera molto brutale. Siamo nati. Ci sono tanti umanoidi sotto di noi che appena nati sono morti. Non sono riusciti neanche a vivere più di qualche minuto. Ed eccoli qui. Ora noi siamo un altro personaggio. Guardate, questo è un muro organico che si chiama Muro della Genesi, pieno di capsule dove nascono gli umanoidi. Vedete, quello lì è nato ed è morto appena nato. Attaccate questi cordoni, cadono di sotto. Questo muro è nel deserto. Guardate, qui è proprio esplosa la capsula. Guardate, qui ce ne sono alcune che ancora devono nascere. Guardate quante ce n'è. È un muro organico che viene nutrito da quei cordoni che voi vedete, che abbiamo visto all'inizio, di sangue nell'atto 1 dell'industria. Qui siamo all'atto 2, ragazzi. Siamo entrati nell'atto 2 del gioco. Questo è il deserto, dove c'è il muro della Genesi. C'è la nebbia rossa, come all'inizio. Vi ricordate dove c'era la torre? Quindi noi siamo un secondo personaggio che è appena nato dal muro, non appena quello là è stato invischiato da quella sostanza. E siamo nati dal muro, esattamente come il primo personaggio. Vi ricordate che il primo personaggio era caduto? Cioè, era nel deserto strisciante, poi era caduto di sotto in una voragine. Ma è nato anche lui dal muro della Genesi. Come noi, tutto nasce dal muro. Noi, come umanoidi, nasciamo dal muro della Genesi.
Ora ci addentriamo in questo deserto alla ricerca della nostra meta. Esattamente come il primo protagonista, noi cerchiamo quella torre. Vedete, c'è pieno di umanoidi morti. Guardate, quella lì è una struttura, ma non è la torre. Quella lì è la fabbrica, è l'industria. È l'industria dove eravamo dentro col primo personaggio. È un deserto molto ampio, veramente dispersivo, completamente vuoto. Troviamo soltanto questi poveri umanoidi che hanno cercato di avanzare ma poi sono un po' morti dopo essere nati dal muro della Genesi. E queste strutture ad arco. Guardate, qui c'è un altro. Sono morti da parecchio tempo, vedete che sono molto scuri come pelle, mentre noi siamo rossi. Vuol dire che sono morti da tanto tempo. Ci sono questi precipizi, questi abissi. Ci guardiamo un po' intorno. Guardate, qui un altro che è morto. Troviamo anche delle capsule. E poi troviamo questo enorme cordone rosso, pieno di sangue, veramente disgustoso, tentacolare, che è praticamente quello che noi abbiamo visto. Guardate, c'è pieno di questo cordone, che è quello che noi abbiamo visto all'inizio, se vi ricordate, nella fabbrica appena arrivati, dove c'era quella struttura a torre che vi ho indicato all'inizio di questo video, che penetra perfino nella fabbrica. Questo cordone, questa struttura come se fosse una radice organica di sangue, di carne, si estende in tutto il deserto, nella fabbrica, nella torre, praticamente arriva ovunque, anche nei crepacci, negli abissi. Ce ne accorgeremo più avanti quando scenderemo sottoterra. Ovviamente non è chiaro, ma ecco ragazzi la torre. Quella è la torre dell'inizio, la torre dove il primo protagonista ha cercato di andare prima di cadere. Guardate quanto ce n'è di questo cordone. Quella è la torre. Vedete che la torre, come tutto il resto, è in decomposizione. Vedete che si sta scomponendo in alto, che perde dei frammenti, perché tutto in questo mondo è vivo e tutto è in decomposizione. Il tempo corrompe ogni cosa, diceva Petrarca. Il tempo fugge e non si arresta un'ora. Ecco la nostra torre. Vedete, quella là in fondo è la fabbrica, mentre questa è la torre. La fabbrica è laggiù, dove eravamo prima con l'altro personaggio. Questa invece è la nostra torre. La tanto agoniata torre, la tanto ambita torre. Qui ci sono queste pietre molto strane, il cui significato mi è oscuro. Se qualcuno lo sa, lo scriva nei commenti. Se il video vi piace, mettete mi piace, condividete il video e dite la vostra nei commenti se io mi sono dimenticato delle cose o avete notato cose che io invece non ho analizzato in questo video. Dobbiamo cercare di capire il più possibile da quest'opera d'arte, e lo scambio di idee per pervenire alla verità attraverso il dialogo è sempre la cosa migliore. Vedete che è in decomposizione, vedete che si sta frammentando? In alto, vedete? Questo cordone, queste radici di carne nutrono il muro della Genesi. Cioè il muro della Genesi trae vita per nutrire i noi umanoidi, tutti gli esseri che da cui nascono, che nascono dal muro della Genesi, prendono nutrimento da quelle radici, da quei cordoni, che probabilmente assorbono minerali o sostanze nutritive dal terreno, dal deserto, ma vanno anche in profondità, vedete? Qui c'è il muro della Genesi, qui c'è la diramazione di questi cordoni, vedete? Che vanno ovunque, vedete? Le capsule del muro della Genesi sono lì, che sono nutrite da queste radici di carne che prendono nutrimento dalla terra, dal deserto, dalla fabbrica, si estendono ovunque, anche nei crepacci sottostanti, dove poi vedremo che però saranno parassitizzati questi cordoni da dei parassiti di vario tipo, e la madre di questi parassiti sarà in fondo a questo crepaccio, in fondo ai crepacci di questo deserto. Ora noi ci stiamo addentrando nella struttura della torre, che ora scopriremo che dove c'era quel cuore con quegli altri esseri umanoidi era la torre, dove c'era quell'albero
di sperma. Guardate, ve lo ricordate questa? È la stessa struttura di ponte che porta con questi tubi il nutrimento da questa struttura verso un posto sconosciuto che abbiamo visto prima. Queste, ragazzi, erano le serrande che noi abbiamo aperto con l'altro personaggio. Guardate, questo è il liquido viscoso, lo sperma. Guardate le spore. Vedete quelle che sono in aria? Sono le spore del funghi, di quelle strutture falliche. E questo è lo sperma, è quel liquido che si è rovesciato, viscoso sul nostro primo personaggio. Quindi l'albero è qui, quella struttura d'albero. Quindi noi eravamo dentro la torre. E queste sono quelle strutture tubolari che portano nutrimento, chissà dove. Verso un'elite, verso un popolo eletto, che poi scopriremo quale. Noi ci addentriamo dentro la torre. Quindi col primo personaggio noi siamo passati dalla fabbrica alla torre, quando abbiamo preso l'ascensore. Qui la musica si alza. Guardate. C'è una coda. Ma guardate quell'arma. È l'arma del primo personaggio. La vedete? Attaccata alla coda che la sbatte. E quella è una specie di saliva tipo alla Alien, che corrode, vedete? Corrode il soffitto. C'era un essere con questa musica veramente angosciosa. Eccolo qua. Si è sentito? Eccolo lassù. Vedete che ha attaccato la coda alla nostra arma a spintone che noi avevamo con l'altro personaggio? Come mai? E guardate qui. Questo è l'albero con quelle strutture falliche completamente ricoperto dal liquido, che ha corrotto e degenerato ogni cosa. Quindi noi siamo dove eravamo. Guardate le serrande, sono decomposte. E le spore sono andate ovunque. Qui è dove eravamo con l'altro personaggio in precedenza. Ma se quell'essere ha l'arma del primo personaggio alla coda, che cosa significa? Eccolo. Guardate che la sbatte. Siete riusciti a notare che c'era un volto attaccato dietro a quell'essere? Ragazzi, quell'essere, quel parassita, era il nostro primo personaggio, che ora è diventato un parassita a causa di quel liquido. E questo è il cuore, ve lo ricordate? Questo è il cuore dove c'erano tutti quegli esseri morti. E ora noi entreremo dentro questo cuore. Sentite i versi del parassita. Noi ora entreremo all'interno di questo cuore a scoprire cosa c'è. E qui c'è una struttura d'albero rossa. E scopriremo poi che cosa c'è dentro quest'albero. Vedete, è un albero che ha delle gemme chiuse. Ed è vivo, ovviamente. Un albero della vita. Questa è la nostra home. Guardiamo un attimo il nostro personaggio. Sembra praticamente identico all'altro. Quasi uguale, praticamente. A quello nostro primo personaggio. Quindi col primo personaggio noi siamo andati, dopo essere caduti nel crepaccio, nella fabbrica. Abbiamo usato il Molmen. Siamo saliti con l'ascensore a livello del deserto. Siamo arrivati qui nella torre dove c'è il cuore. Abbiamo attivato quel meccanismo dell'albero idraulico. E siamo rimasti invischiati. E ora il nostro primo personaggio è diventato un parassita. Qui troviamo un umanoide che, nato anche lui dal muro della Genesi, è arrivato fino qui e ha cercato di andare avanti, di liberarsi, di proseguire, ma non ce l'ha fatta, è morto. E da lui prendiamo questa chiave. Qui ci sono vari enigmi che si risolvono, come potete vedere, girando la chiave nei punti giusti al momento giusto in sequenza, partendo da quello più esterno a quello più interno in maniera concentrica, rimettendo dritto. E ogni volta che risolviamo l'enigma ci viene aggiunto un disco in più, diciamo. Qui c'è una chiave particolare che è come quella dell'inizio. Vi ricordate quella della fabbrica che non riusciamo a aprire? Questa, ve la ricordate? Era quella struttura strana dell'inizio che è diventata tutta decomposta, anche lei.
Quella porta lì, con quelle chiavi strane, sono uguali a quelle che c'erano nella fabbrica all'inizio che non riuscivamo a aprire. Ma poi ce la faremo ad aprirle. E ritorneremo nella fabbrica ad aprirle. Quindi rimanete in attesa, perché di cose da scoprire ce n'è ancora veramente tante. È un gioco molto complesso, un'opera d'arte davvero complessa da capire, ci vuole molto tempo per capire, bisogna studiarla, giocarla tante volte, ma quando la si capisce dà una soddisfazione immensa e spiega, come una grossa metafora dell'esistenza, il senso della nostra tribolazione su questa terra. Ora, dopo aver inserito questa chiave, vedete l'albero fa uscire una gemma, la fa scendere e apre un meccanismo. Il problema è che la gemma torna su e il meccanismo si chiude. Come fare quindi? Evidentemente dovremo avere tutti i dischi pieni della nostra chiave. Adesso uso l'ascensore e vediamo di proseguire. Dicevo, il Mole-Man rappresenta il figlio nell'interpretazione psicanalitica. Il figlio che è sottomesso e non ha vita sua. Mentre prima, guardate, qui siamo sopra l'albero, che è un albero vivo, però è molto industriale, nel senso, la vita di quest'albero, la vitalità, qui c'è la parassita, che ci continua a seguire. La vitalità di quell'albero è fornita, le sostanze nutritive, energetiche, dalla fabbrica, dall'industria. Non è un albero completamente organico. Quelli completamente organici e indipendenti e di per sé vivi li vedremo alla fine del gioco. Completamente diversi. Che rappresentano una metafora della maternità e traggono origine e vita dagli esseri femminili più eletti. Ma lo vedremo alla fine del gioco. Ora entriamo dentro il cuore. Siamo dentro il cuore, quello sospeso. Guardate, vedete che c'è proprio le strutture del cuore organiche? Che sembra quasi fegato, però in realtà sono i muscoli del cuore. Qui c'è una leva e dobbiamo muoverci lungo tre tunnel, diciamo. 3 arterie. O bene, guardate, qui ci sono dei cadaveri che sono quelli dell'inizio, quegli esseri umanoidi che abbiamo visto prima, completamente vischiati di liquido verde, e non possiamo proseguire. Quindi dovremo scegliere un'altra strada e scegliamo quella in mezzo. Qui è molto facile perdersi, bisogna avere veramente un grande senso dell'orientamento, ma del resto in Scorn tutto è fatica, tutto è dolore, tutto è patimento, tutto è sfruttamento, tutto è ansia e tutto è sofferenza. Tutto è tribolazione. Il parassita continua a venirci dietro. Tutto è pericolo. Tutto è inquietudine. Guardate. Guardate la decomposizione. E qui ci sono delle ventole, delle turbine che si muovono, che dovremmo bloccare. Come vi ho detto, qui è molto facile perdersi. Bisogna sempre guardarsi bene intorno, anche per ammirare l'estetica ambientale. E in questi cunicoli noi arriviamo a un altro albero, ma come vedete questo albero è morto, le gemme sono marcite, l'albero è completamente marcio, è morto, è secco, gli organismi all'interno, gli umanoidi sono usciti e morti da diverso tempo perché l'albero non ha più ricevuto nutrimento dalla fabbrica. E qui è tutto decomposto. Questo è un albero morto. Qui ci sono c'è una pompa. Ovviamente vedete quel liquido viscoso? È sperma. È lo stesso liquido, secondo me, che esce dall'albero e che ha parassitizzato il primo personaggio. Bisogna stare molto attenti a non toccarlo. Come vedete, la pressione idraulica in questa torre è la pressione del liquido idraulico è ottenuto con lo sperma. Ecco.
Ora, qui c'è da dire 1 miliardo di robe. Dopo che abbiamo disattivato quella pompa idraulica a base di sperma e fermato la ventola, l'elica, il parassita ci ha aggredito. Avete visto che il parassita ha conficcato le sue mani? Quelle sono le mani del primo personaggio, ragazzi. Ce le ha conficcate nel ventre. Ci ha fatto un buco nel ventre. Ora noi abbiamo 4 mani. Ci ha ridato l'arma, che era attaccata alla sua coda, che era praticamente il braccio del personaggio è diventato una coda. E ce l'ha data. Quindi noi adesso abbiamo l'arma dell'inizio. Perché siamo un personaggio 2 in 1 sostanzialmente. Siamo 2 personaggi in uno. Quello dell'inizio e quello nuovo di adesso. Ci ha parasitizzato. Avete visto che aveva un cervello? Aveva un cervello con delle alette, delle ali. Questo cervello con le ali, che è il cervello del parassita, ci si è attaccato dietro la nostra testa e ci comanda. Però avete visto che più sotto c'era anche un cranio, un teschio c'era. Quello lì era il teschio decomposto del primo personaggio, che da una parte è osseo ed è di cui è fatto, diciamo, non ha più la pelle, dall'altra parte invece ha proprio la faccia ancora integra, con l'occhio, ancora la carne, la guancia, senza scheletro, cioè con lo scheletro ma anche la carne sopra la pelle, dall'altra parte esterna, che lo vedremo poi alla fine. Qui c'è un altro meccanismo a chiave, un altro enigma, che è più difficile, bisogna sempre fare a tempo. Quindi avete visto che poi quando si è attaccato a noi il parassita, si è visto per un momento un effetto tipo blur, cioè una sfocatura, e si è vista una specie di rete neuronale che ha invaso lo schermo come se fosse una ragnatela rossa di neuroni, perché praticamente il parassita si è attaccato col suo cervello al nostro. Praticamente i due cervelli, quello del parassita, quello del primo personaggio, i 3 cervelli, quindi quello del parassita, quello del primo personaggio e il nostro cervello sono tutti uniti in uno. Abbiamo dei vantaggi. Il parassita ci toglie energia, si nutre di noi, ci parassitizza, ci distrugge, ma ci dà anche dei vantaggi. Ma sarà una simbiosi benefica per entrambi e vantaggiosa per entrambi? O sarà qualcosa di distruttivo che, benché ci aiuti momentaneamente, alla fine porterà il parassita a prevalere su di noi? Questo lo scopriremo durante il prosieguo della nostra avventura. Ovviamente noi non avevamo quella chiave del primo personaggio, quindi ce la siamo dovuti rimettere esattamente uguale con questa struttura. Così adesso anche noi l'abbiamo. Quella chiave a uncino che aveva il primo personaggio ce la siamo rimessa. Abbiamo preso l'ascensore, scendiamo e qua ci apriamo la porta che ci ricollega a dove eravamo prima, in modo tale da non dover fare il giro tutte le volte. Quindi avete capito, siamo 2 esseri in uno, il parassita ci ha preso, il parassita che era il primo personaggio, ci sta dando dei vantaggi, ma in realtà ci sta facendo anche molto male. Vedremo alla fine quale sarà il bilancio energetico di questa unione tra 2 corpi. Quindi il parassita ha sviluppato un cervello indipendente da quello del primo protagonista, ha delle piccole ali intorno a questo cervello, si è avvinghiato a noi, ci ha ridato l'arma, ci ha dato altre braccia che però per ora sono incorporate nel nostro corpo, ci fanno molto male perché ci sbudellano dall'interno. Ma le vere fattezze del parassita dietro di noi le vedremo soltanto alla fine del gioco. Fino adesso non c'è dato saperlo. E quindi se uno non sta attento, non si rende conto che il parassita è il primo protagonista, è il protagonista iniziale, lo scoprirà soltanto alla fine del gioco. Io ve lo dico in anticipo perché lo so, me ne sono accorto. Ho finito il gioco più volte. E quindi ve lo dico. Ma la prima volta che ci giocate, quando capite alla fine che il parassita che avete avuto attaccato a voi tutto il tempo era il primo personaggio, è veramente sconvolgente. Perché non è facile capirlo. È veramente contorta la questione. Il gioco non spiega niente, non dà niente, vi dà soltanto dei dettagli, dei punti, degli indizi. Dovete capire tutto voi. Ora ritorniamo nel cuore, che siamo quasi alla fine dell'atto 2. Come vi ho detto ci sono 5 atti, anche qui ci sarà un significato. Andiamo nell'altro condotto e continuiamo la nostra ricerca delle chiavi. O meglio, l'ottenimento di tutti i dischi delle chiavi, di quella chiave tonda, per andare avanti e proseguire. Quello che volevo dire, dicevo,
è l'interpretazione psicanalitica di questo gioco. Il primo personaggio rappresenta il padre. Cioè il personaggio che è diventato ora il parassita, che ci è attaccato a noi, rappresenta il padre. Il padre che si ancora al figlio, non lo lascia respirare, ci dà sostegno, ci aiuta, si attacca a noi come un'armatura, ci protegge, in ogni momento c'è per aiutarci in caso di difficoltà. Però il problema è che tende a predominare su di noi, tende a schiacciare la nostra identità, tende a precederci in tutto, tende a farci sentire il peso della responsabilità per uguagliarlo, e quindi diventa un parassita, nel senso che prevale, ci schiaccia con l'ansia della responsabilità, per non deludere le aspettative che la famiglia, in questo caso il padre, ha di noi. Noi non siamo che l'ombra del nostro padre, abbiamo lo stesso destino, ci manca soltanto un disco, avete visto? Abbiamo lo stesso destino, faremo le stesse cose, gli stessi errori, in una visione verghiana, per dirla, la verga, dove praticamente soltanto chi non si ribella riesce a sopravvivere, chi si ribella, chi cerca di liberarsi verrà schiacciato. I padri come i figli. Ora qui c'è un meccanismo diverso, che praticamente è fatto come se fosse un pene che eiacula dell'altro liquido, sempre simile allo sperma, verde, fluorescente, che viene pompato e spruzza fuori i cadaveri che c'erano in quel condotto, in modo tale che ora noi possiamo proseguire anche nel condotto dove c'erano i cadaveri. Quindi anche il terzo condotto è stato liberato finalmente. Vi consiglio, se giocate a questo gioco perché vi è appassionato, di non spruzzare quel liquido in tutti e tre i condotti, altrimenti non capirete più qual è la strada da fare, perché saranno tutti uguali. Colorate di verde soltanto il condotto chiuso dai cadaveri, così ora riconoscete immediatamente dove bisogna andare, cioè davanti a noi. Quindi il padre ci dà sostegno, ci aiuta, però mette a repentaglio la nostra identità, la nostra indipendenza, e ci schiaccia, finisce a prevalere su di noi, impedendoci di sviluppare la nostra identità piena in maniera libera. Qui c'è l'ultima parte della chiave da ottenere, mentre il Molmen rappresenta il figlio che praticamente è completamente vittima dei genitori, nel senso che il figlio è manipolato e manipolabile, è praticamente in balia completa dei genitori. La sua mente è una tabula rasa che viene manipolata e creata i genitori secondo la loro utilità, i loro scopi, anche se i genitori non se ne rendono conto. Non ha voce in capitolo. Questo meccanismo è molto più complesso perché, vedete, è coperto a metà da uno scudo. Quindi dovremo andare a intuizione. Ora ce l'ho fatta. Molto più complesso. Ora abbiamo tutti e quattro gli anelli, i cerchi, i dischi della chiave. E ora torniamo all'albero della vita, quello vivo, con le gemme rosse, per cercare di proseguire e scoprire cosa c'è lì dentro. Lì avete visto c'è l'albero, l'albero fuggino che ha invischiato il primo protagonista. Quindi dicevo, il Molmen rappresenta il figlio che praticamente la sua identità, il suo corpo, tutto quello che è, poiché non è padrone di se stesso, non ha capacità di pensare e decidere per sé, è completamente manipolato nella mente e nel corpo secondo gli interessi e gli utili dei genitori. Ed è quello che abbiamo fatto noi col primo personaggio su di lui, sul Molmen, infatti. I genitori non lo fanno con cattiveria, però è inevitabile, perché il figlio non può decidere niente di per sé. È completamente dipendente. E viene plasmato secondo i criteri dei genitori. Non i suoi, ma quelli di altri. È completamente sottomesso. Ora scendiamo. Attiviamo questo albero, le gemme di questo albero vivo, in modo tale da concludere l'atto 2. Come ho detto, questo qui è un albero industriale, nutrito industrialmente, che è presente solo qui nella torre, nella fabbrica, anzi è presente anche più avanti, mentre alla fine del gioco troveremo alberi completamente diversi. Ora,
avendo tutti i dischi, tutte le gemme scendono, rimangono giù. E il meccanismo rimane fermo lì, non è che si richiude. Ora qui però c'è un altro enigma, molto più complesso, in cui è veramente facile perdere tempo. Bisogna praticamente incastrare i dischi nella maniera giusta, in modo tale che combacino tutti, anche a profondità diverse, esattamente come viene mostrato dalle scanalature varie del meccanismo. Non è per niente facile, dovete capire un attimo, però vi metterà sicuramente alla prova. Quindi ora adesso ci perderà un po' di tempo. In sostanza, abbiamo detto l'interpretazione psicanalitica, che approfondiremo man mano nel titolo, man mano che il titolo prosegue. Però l'interpretazione letterale è quella che io vi sto dando, cioè quello che io vi sto spiegando man mano cosa sta succedendo. Noi siamo un essere che è nato, non si sa perché. Fatto sta che si nasce da questo muro della Genesi, esattamente come nostro padre, come di noi, nostro antenato, adesso non è nostro padre, ma quello che c'è stato prima di noi, che è diventato un parassita. Si nasce da sto muro, si è in questo sistema e non si sa perché si cerca di ribellarsi a questo sistema. Forse perché si ha disprezzo per questo sistema, o è il sistema che disprezza noi? Io penso che siano entrambe le cose. Noi disprezziamo il sistema, cerchiamo di liberarcene, stiamo facendo questo viaggio per ribellarci al sistema, per scardinare le trappole, le schiavitù, i limiti che il sistema ci impone. E stiamo facendo questo viaggio di espiazione, questo viaggio di emancipazione contro il sistema per questo ce la fa pagare. Fa di tutto il sistema per impedire la nostra libertà. Esattamente come nella società di oggi, da quando c'è stata la rivoluzione industriale, ma anche in generale nella storia. Ecco che si è aperto l'albero, le gemme gli sono aperte e fuori esce un umanoide che è diverso da noi, sembra ancora più evoluto. Guardate, è sicuramente di razza superiore, di specie superiore nella catena gerarchica, perché è fatto molto meglio, non ha i polmoni esterni. Poi prendiamo, sempre organico, questa chiave wireless, diciamo a distanza, e questo parassita che ci sarà utile. Guardate, quando li abbiamo staccati esce questo umanoide, vedete, è fatto molto meglio rispetto a noi, è più umano. Però, purtroppo, non appena esce, muore. È come se noi l'avessimo fatto nascere prematuramente. Lui si stava ancora sviluppando, ma noi abbiamo forzato il meccanismo per prendere... È morto. Per prendere quella chiave wireless che useremo e quel parassita pieno di buchi che sembra un ragno, questo esserino, e facendo questo abbiamo fatto nascere quell'umanoide. Vedete? L'umanoide poi è morto perché è nato troppo presto, prematuro. Vedete? Ora abbiamo 4 braccia, possiamo usare l'esserino, la chiave, possiamo usare l'arma, tutti insieme. Quindi il parassita ci dà questo vantaggio, possiamo tenere molte cose in mano, cose che prima non potevamo tenere in mano soltanto con 2 mani. Quindi abbiamo sacrificato la vita di quell'umanoide, uccidendo la gemma di questo albero, per sbloccare queste 2 cose. Questo esserino che ci servirà come deposito magazzino di vita, di linfa, di sangue, di vita, di siero, che è il siero che troveremo alla fine del gioco. E per questa chiave wireless che vedete c'ha 6 upgrade. Noi ora abbiamo acceso soltanto la prima lucina, quindi la chiave ha una luce e a distanza possiamo aprire le porte con una luce. Quindi la uso e posso aprire le porte che hanno una luce, come vedete, ha 6 luci, quindi ci saranno 6 upgrade, quindi ci saranno 6 tipi di potenziamenti di questa chiave che ci consentiranno man mano di aprire sempre porte nuove. Qui c'è il deserto, in decomposizione sempre, la musica è inquietante. Proseguiamo. Siamo quasi alla fine dell'atto 2. Qui stiamo tornando nella fabbrica, ragazzi. Vedete? I molme? Vedete? Le griglie?
dove c'erano i Mallman. Però è tutto molto più invecchiato. Vedete che è tutto decomposto, tutto distrutto. Sembrano passati millenni rispetto a quando c'era stato il primo personaggio, quello che è il parassita attaccato a noi. Sono passati davvero tanti anni. Guardate, è tutto distrutto, tutto decomposto, tutto in malfunzione. Non funziona più niente, guardate. I Mallman non ce ne sarà neanche più uno vivo. È tutto in disuso. Mentre quando ci eravamo andati col primo personaggio si vedeva che era tempo che nessuno ci metteva a piedi, però non era tutto distrutto così. Sono passati veramente dei millenni? Evidentemente sì. Questa era la porta che non potevamo aprire all'inizio. Ora col secondo personaggio possiamo farlo. E possiamo tornare nella fabbrica a vedere delle cose che prima non avevamo potuto vedere. È proprio crollato tutto, vedete? Come se ci fosse stato un terremoto. Comunque l'incuria ha prevalso e ha distrutto tutto. La fabbrica sembra veramente in disuso. Da tantissimo tempo. Quindi è passato davvero tanto tempo fra quando il primo personaggio è diventato un parassita e la nostra nascita dal muro della Genesi del secondo personaggio. Qui siamo nella fabbrica. Il parassita sta cominciando ad attaccarci. Ci farà sempre più male. Sarà sempre più aggressivo. Non ci lascerà vivere. Avete sentito quel rumore? È apparso per la prima volta un essere fatto a medusa, che vedremo più avanti. Guardate, quello è l'esserino a ragno che abbiamo preso prima. Viene punto e si riempie di linfa vitale, di sangue, di vita, che ci permetterà di curarci. Questo liquido è altamente allucinogeno, ci dà una sensazione di estasi e ci cura la vita. Vedete, abbiamo delle sacche di munizioni di vita, cioè sacche di rifornimento di vita. Poi quell'esserino servirà anche come porta munizioni con le armi che avremo più avanti. Quindi quell'esserino, il suo unico scopo è quello di essere usato per questo motivo. Non ha altro senso nella vita. Noi lo stiamo usando e sfruttando come magazzino di proiettili, di munizioni e di vita. Sacche di sangue, di linfa. Guardate, quella è la torre dell'inizio, completamente decomposta, tutto crollato. Qui dove c'era la sede, dove c'era la struttura circolare, l'anfiteatro della fabbrica, dell'industria. Tutto in disuso, tutto decadente, tutto distrutto. Sono passati veramente troppi anni. Quel liquido lì è un liquido allucinogeno che si ottiene dall'estrazione di altri esseri. Di esseri eletti, molto intelligenti. Lo vedremo alla fine del titolo. Nel quinto atto lo vedremo. Capirete poi cos'è quel liquido. Avete visto il crepaccio che conduce al deserto? Come vedete siamo sotto. La fabbrica è sotto il deserto. Continuiamo a aprire con le chiavi a uno. Eccolo lì, la torre dell'inizio della fabbrica. E ora scenderemo molto più in basso. Andremo sotto nei crepacci, nell'abisso del deserto. Tra i crepacci del deserto dove quei cordoni rossi si diramano. Qua è veramente tutto decomposto e distrutto. Non ci resta che tornare all'inizio. Avete presente dove eravamo caduti all'inizio? Proprio all'inizio del gioco, dove siamo caduti nel crepaccio col primo personaggio. Appena siamo caduti c'era una porta davanti a noi che non potevamo aprire. Se non vi ricordate, mandate dietro il video e andate a vedere. Questo ve lo ricordate? È la prima struttura colonna che abbiamo visto. Ora è spenta, distrutta. È qua che siamo caduti. Esattamente qua. Vi faccio vedere. Qua. E questa è la porta, la prima che ci si è mostrata davanti. Noi siamo caduti da qui col primo personaggio. Vedete che c'è della terra perché cade da sopra. Là c'è il deserto. Questo è il crepaccio dell'inizio dove siamo caduti. Continua a cadere terra. E questa è la porta che ci siamo trovati davanti all'inizio del gioco, ma che non potevamo aprire. Ora possiamo aprirla con la chiave. E ora scenderemo nell'abisso. Nel terzo atto, con questo mega ascensore fatto di colonne vertebrali. Queste catene dell'ascensore sono in realtà delle colonne vertebrali ossee, vedete? Tutto organico.
Scendiamo in fondo, veramente nell'abisso più basso. Non il più basso, perché poi scenderemo ancora più in fondo. Però scendiamo molto 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 sotto la fabbrica, molto sotto l'industria, a vedere dove quei cordoni vanno nei crepacci del deserto. Dicevo, quell'esserino a medusa che avete visto prima è l'essere iniziale dei parassiti che troveremo qui. È la prima forma parassitoide. Quello è l'ascensore da cui siamo venuti. Vi faccio rivedere. Ora siamo veramente in un posto diverso, molto diverso, dove l'elemento organico è prevalente. Guardate, c'è piena di cordoni, sangue, i cordoni del muro della Genesi che arrivano fino a qui. E siamo sotto ai crepacci, nell'abisso del deserto, sotto la fabbrica. Da queste feritoie, da questi buchi, entrano i cordoni, come se avessero bucato la struttura, andando sotto i crepacci e entrando qui. Lì ci vuole la chiave potenziata, avete visto, con l'upgrade a 2 non possiamo usarla, dovremo trovare l'upgrade. Quella medusina che avete visto la rivedremo qui. È la prima forma di parassita, da cui si evolvono tutti gli altri, tutte le forme che vedremo. Ora la rivediamo qua. Eccola lì. Guardate, quelli lì sono i cordoni del muro della Genesi e sono parassitizzati da quei parassiti. Non nascono da lì i parassiti ci sono attaccati e stanno mangiando, parassitizzando il cibo, le radici del muro della Genesi. Ecco perché molti di quegli umanoidi muoiono. Ecco perché non tutti ce la fanno, nascono malati. Guardate, questo qua è stato proprio rotto. Cioè loro, questi parassiti, non si sa da dove nascono, ma lo scopriremo nel quarto atto, perché nascono da una madre questi parassiti, dalla madre, e mangiano, parassitizzano i cordoni del muro della Genesi, le radici del muro della Genesi, togliendo nutrimento. Guardate, sono qua, sono vivi, alcuni sono vivi, alcuni sono morti. Stanno mangiando tutto l'elemento organico delle radici del muro della Genesi. Le radici prima erano qui, traevano nutrimento, ora vengono distrutte, sfibrate. Ovviamente quei parassiti quando mordono trasmettono anche virus e malattie, ed è per questo che il muro della Genesi marcisce, ed è per questo che le capsule del muro della Genesi da cui nasciamo sono corrotte, alcuni muoiono prima, perché nasciamo malati, cioè gli umanoidi nascono malati o già morti, le capsule esplodono perché manca nutrimento, perché questi parassiti stanno mangiando completamente le radici da cui il muro della Genesi trae nutrimento, e ciò causa problemi, morte, malattie a noi umanoidi che nasciamo dal muro della Genesi. Ho fatto l'upgrade della chiave a 2. Come vedete c'è pieno di parassiti, ci sono varie forme di parassiti, ma tutti nascono da quella medusina volante che avete visto, che è come se fosse una spora che si diffonde, va in giro a infettare, e poi si sviluppano quelle creature lì, che sono di 3 tipi. Ce n'è uno che sembra una specie di pollo, di pulcino, molto tosto. Ce n'è uno che sembra una specie di lumacone, e ce n'è uno che sembra, che è il più tosto di tutti, che sembra un ariete o un cinghiale, molto molto pericoloso. Ora abbiamo aperto la chiave per cui c'era bisogno dell'upgrade a 2 e siamo scesi veramente sotto, e qui troviamo il primo nemico del gioco, ovvero il parassita fatto a lumaca strisciante. In questo gioco i nemici, la maggior parte, quasi tutti, se vengono lasciati stare, se una volta che li si è visti si indietreggia, loro se ne vanno, rientrano nelle pareti. Guardate, abbiamo falcidiato i parassiti che sono a grappolo, abbiamo mosso questa elica, questa struttura, e abbiamo mosso tutti i parassiti. Io ora devo continuare a aprire queste strutture, ma i parassiti cominciano a venirci addosso. Avete visto? Ne è uscito uno dalla catena e ora ci attaccherà, ci sputerà acido, e con l'arma che abbiamo non possiamo fare quasi niente. Ci vorrà sarà molto difficile ucciderlo, conviene scappare. Non siamo per niente adeguati e attrezzati per combattere, ma in generale in questo gioco non lo saremo mai. Ecco il pulcino, il pollo, tremendo.
Questo bisogna ucciderlo perché altrimenti si farà molto male. In questo gioco bisogna uccidere il minimo possibile, schivare il più possibile. Qui ci continuiamo a curare con quel siero allucinogeno, usando quell'esserino che abbiamo usato come schiavo per curarci, che abbiamo preso nell'atto 2. Ora qui siamo nell'atto 3. Comunque, non so se ve l'avevo detto, ma siamo nell'atto 3. Siamo quasi a metà gioco. A metà del nostro viaggio. Dicevo, è molto difficile fare questo viaggio tutto in una volta, questo gioco tutto in una volta, bisogna essere molto concentrati, attenti, bisogna avere la mente veramente attenta, perché è veramente tosto, nervoso, stressante, ansiogeno, è veramente paranoico. Voi vedrete veramente, avrete le paranoie se giocate questo gioco di notte. Noi dobbiamo estrarre un ascensore che ci consentirà di proseguire nella nostra avventura. Il problema è che quell'ascensore è caduto dal suo gancio e dobbiamo ritirarlo fuori dalle profondità di questo cratere, di questa sezione. E i parassiti ci attaccheranno in tutte le maniere. Guardatela, eccola lì, la medusina. Quelli là erano i cordoni dell'inizio dove eravamo prima. Guardate, ci sono tutti degli ascensori, dei meccanismi ascensionali che noi dovremo utilizzare. Ce ne manca uno però, che non ha il gancio. Cioè, che il gancio è vuoto. Vedete che c'è quel gancio fatto d'arpione sopra con le unghie. Noi dovremo trovare questo ascensore, riportarlo lì, agganciarlo al meccanismo e usarlo per traslarci. Ci sono ascensori orizzontali e ascensori verticali. Il parassita continua a farci male. E per noi sarà sempre più difficile. Dicevo, i nemici in questo gioco, se vengono lasciati stare la maggior parte, indietreggiano, perché loro, come noi, stanno soffrendo. Loro fanno già fatica a sopravvivere autonomamente. Non hanno nessuna intenzione di attaccarci. Ci attaccano perché ci considerano una minaccia. Se noi invece, quando li vediamo, scappiamo, facciamo retrocediamo, il 90% di loro rientrerà nelle pareti e farà finta che noi non ci vediamo. Perché sono anime. Farà finta di non vederci. Sono anime in pena. Ecco l'ascensore, guardate. È pieno di parassiti, guardate quanti. Il problema è che è caduto. E ora c'è il gancio senza ascensore. Dovremo prendere un altro. Dovremo andare a recuperarlo e prendere un altro. Quindi gli esseri di questo mondo, in questo gioco, non ce la farete mai a sopravvivere se cominciate a uccidere tutti, perché non avrete abbastanza armi, munizioni e vita. Il gioco ve lo fa capire chiaramente, come nell'esistenza, bisogna usare meno energie possibili, bisogna pensare a autoconservarsi, perché l'istinto di autoconservazione è la cosa più importante che esiste, ovvero l'istinto di sopravvivenza, non solo per noi, ma anche per gli altri organismi. Guardate come i cordoni, le radici vengono parassitizzate, che fanno queste strutture irregolari. E quindi l'obiettivo è ottenere il massimo col minimo spreco di energia. Bisogna essere molto intelligenti. Vedete, lì ce n'è uno. Ora faccio retrofront, retrocedo, aspetto che lui se ne vada. Non ha senso sprecare energie, investire energie, rischiando di morire, perché questo non è un gioco, un'esperienza sparatutto. È un gioco di sopravvivenza. Guardate le spore, guardate quante. Guardate che lavoro. Bisogna usare la testa, ridurre gli sprechi al minimo, combattere solo quando è davvero necessario, quando veramente il nemico non se ne va, o quando siamo circondati, quando avremo anche magari armi migliori, anche se di armi buone non ce ne avremo mai neanche una, perché mirare in questo gioco è veramente complesso, come nella vita. È veramente difficile, ti senti veramente inadatto, senti veramente il senso di inadeguatezza, di sconforto, ti senti veramente straniato. Ecco lui che se ne va, guardate, si arrampica. Bisogna lasciarli stare, mantenere sangue freddo e nervi saldi, anche con i nemici più grossi, più pericolosi, e loro se ne andranno. Se invece cominciamo a attaccarli a raffica non ce la faremo mai. Guardate la fabbrica, noi siamo sotto la fabbrica, siamo nel cratere e la fabbrica è lì. In una voragine siamo.
Siamo scesi molto di sotto della fabbrica, come avete visto. E lei è lì. Ci sono un sacco di strutture parassitizzate, cordoni e quant'altro. In questo atto, che è l'atto 3, non c'è molto da fare, più che altro un atto di transizione. Ci saranno veramente tanti parassiti, bisogna stare molto attenti, perché è veramente facile morire. È molto facile perdersi, bisogna stare attenti a tutto. Guardate, qui c'è la spiegazione dell'origine dei parassiti, delle varie forme. Quello che c'è davanti è l'ariete, ovvero il cinghiale, che lo incontreremo più avanti nel gioco, alla fine di questo atto. Poi c'è attaccato il pulcino che si è staccato, che abbiamo già visto, e il lumacone, che si è staccato. È morto però. Il pulcino è rimasto vivo e ci attacca. E ci ha spruzzato l'acido, ma mi ha mancato. Quindi nascono insieme questi esseri. Il pulcino, il parassita fatto a pulcino, il parassita fatto a lumacone e quello fatto da ariete cinghiali che vedremo più avanti nascono come un corpo unico e avete visto, possono morire anche loro, perché anche loro sono soggetti a malattie e tutto. Loro mangiano i cordoni, le radici del muro della Genesi e si evolvono. Probabilmente si passa dal pulcino, il pulcino diventa un lumacone, cioè probabilmente c'è la medusa, quell'essere fatto a medusa che diffonde, si innesta nell'ambiente. Poi diventa il pulcino, poi diventa il lumacone, probabilmente alla fine diventa l'ariete. C'è una crescita, infatti sono uguali, sembrano... L'ariete sembra più lumaconi messi insieme praticamente, anche il pulcino sembra la metà di un lumacone. Quindi probabilmente si evolvono in quella maniera qua. Il problema è che lì erano attaccati e sono morti. Perché anche loro hanno malattie, eccetera. Perché è tutto corrotto, è tutto infetto, c'è pieno di parassiti. I parassiti si fanno danno tra loro. Probabilmente anche il cordone stesso cercherà di emettere degli enzimi, dei feromoni, delle sostanze per difendersi da questi patogeni, dall'attacco di questi antagonisti che sono i parassiti. Quindi metterà magari delle sostanze repellenti o tossiche per uccidere i parassiti e autoconservarsi, perché in natura qualsiasi organismo, anche le piante, le radici, insomma le piante, quando vengono attaccate il loro sistema immunitario reagisce e emette sostanze capaci di contrastare l'attacco dei parassiti. Quindi probabilmente quei parassiti sono morti perché dopo un po' che parassitizzano le radici si ribellano e emettono sostanze per loro mortali o tossiche. Ovviamente questo non succede sempre, però l'evoluzione è fatta così. L'evoluzione prevede sempre un adattamento, una miglioria, un rafforzamento del proprio sistema immunitario, del proprio DNA, per contrastare gli antagonisti. Qui ci sono altri parassiti. È veramente molto facile perdersi qua. C'è veramente di tutto, c'è una nebbia assurda. Qui troviamo un'altra ricarica di vita, di flusso vitale. Quindi ricarichiamo il nostro esserino che usiamo come schiavo. L'unica funzione di questo essere, appunto, è quella di essere usato come diciamo sacca di vita. Ora risaliamo e dobbiamo cominciare a capire questi meccanismi, e qua è veramente tosta le prime volte, o meglio direi un po' in generale, perché vi assicuro che facendo questa parte tante volte comunque ci si perde, perché è complesso, ci sono 1000 strade, rappresenta le peripezie dell'esistenza. L'esistenza dell'essere umano, ma in generale di tutti gli esseri viventi, è sempre travagliato da ostacoli e difficoltà, e questo gioco, in particolare in questa zona, ci dà proprio questa sensazione, perché a livello di trama non è che c'è, a livello di lore non è che c'è molto da dire in questo atto. Vi ricordo che siamo nell'atto 3. Diciamo che è una tribolazione questo atto, diciamo che ci dà proprio il senso della fatica e del disorientamento esistenziale. Avete visto che c'era un ascensore bloccato che non si riesce a muovere perché è invischiato dalla carne. Ora qui c'è veramente una dose di parassiti veramente alta, c'è una quantità di parassiti veramente considerevole. Guardate che roba. Attiviamo il meccanismo.
Eccoli lì. Vedete che ha quella piovra, cioè quella medusa, ha la stessa faccia del lumacone, ma anche dell'ariete e anche del pulcino, perché nascono tutti da lì. Ecco, adesso qui abbiamo risvegliato i parassiti, ci sono questi lumaconi. Conviene assolutamente scappare, perché non abbiamo modo per difenderci. Abbiamo portato l'ascensore in alto, soltanto che abbiamo fatto rumore e scompigliato la rete di parassiti che c'erano avvinghiati intorno. Qui c'è sempre il cordone, le radici del muro della Genesi che sono tutte massacrate dall'operazione di parassitizzazione di questi esseri. Una volta che lui è rientrato nei muri possiamo procedere. Bisogna sempre procedere in questa maniera. Qui l'atmosfera veramente... Adesso voi vedete il gioco così, vedete l'opera. Vi assicuro che giocarla è ben diverso che guardarla e basta. Qui troviamo altro liquido allucinogeno, energetico per noi, la cui natura ancora è misteriosa. Però vedete che quell'esserino non l'abbiamo ancora usato nei suoi fori centrali, perché lì terremo le munizioni per altre armi che avremo dopo. Ora, ripeto, qui è veramente labirintico, ma allo stesso tempo claustrofobico. Siamo circondati. La cosa migliore è selezionare il parassita più debole e farlo fuori. Qua bisogna agire di furbizia, bisogna usare molto l'ingegno, schivarlo in questa maniera. Ed ecco che c'è un altro, ce ne si prospetta davanti, torniamo indietro e siamo di nuovo accerchiati. Possiamo utilizzare questi, diciamo, tunnel accessori secondari per poter sviare il nemico. È l'unica maniera, effettivamente. Io qui sto molto attento a mantenere la salute al massimo, a prendere pochissimi o nulli danni, perché è fondamentale secondo me, in quanto il gioco più avanti non ci darà praticamente mai grandi possibilità di curarci o di ripristinare la salute, e anche a livello di munizioni è molto scarse, sono sempre molto scarse, quindi bisogna veramente essere parsimoniosi. Lì c'era un essere che sputa acido, tipo una stalattite. Era una stalattite carnea praticamente. Come vedete qua è veramente tutto corrotto, parassitizzato a livelli indicibili. Continuiamo quindi a portare l'ascensore sempre più in alto, ma ogni volta che muoveremo il meccanismo saremo attaccati da questi esseri. La soluzione migliore è sempre retrocedere, aspettare che se ne vadano e ritornare. Vi invito assolutamente nei commenti a dire il vostro pensiero, comunicare il fatto che questo video vi sia piaciuto o meno, questa analisi. Se non vi è piaciuto, dite il perché. Mi interessa molto di più sapere nei commenti il perché non avete apprezzato qualcosa, piuttosto che il perché lo abbiate apprezzato. Comunque, ovviamente,
apprezzo tantissimo entrambe le cose, cioè anche per i complimenti ovviamente. Allora adesso qui c'è un meccanismo triplo di ascensore. Praticamente ci sono 3 chiavi e con queste 3 chiavi noi controlliamo diciamo l'accesso a 3 piani diversi. Questo ascensore continua a muoversi su e giù. Il parassita qui sta diventando sempre più aggressivo, comincia sempre di più a interferire col nostro obiettivo, di vita. Man mano, se ci fate caso, comincia a distruggere sempre di più il nostro corpo. Ed è qui che troviamo un'arma fondamentale, la vera e propria arma, diciamo, la prima arma vera e propria, sempre organica anche lei, e anche i proiettili e le munizioni sono organiche. Questi qui saranno i distributori di munizioni. Dove li metteremo? Nello stesso essere che abbiamo trovato nel secondo atto, che diventa serbatoio sia di vita che di munizioni. Le munizioni vanno caricate, sono organiche e luminescenti come vedete, vanno messe manualmente nell'arma. Curiamoci perché adesso cominciano a apparire i nemici sempre più aggressivi. Cerchiamo di evitare gli scontri al massimo perché abbiamo scarsità di munizioni e di vita. Lo avremo per tutto il gioco. Chi si lamenta per questo gioco dicendo che il gameplay è sbilanciato perché le sezioni sparatutto sono brutte, non sono ottimizzate, la mira non va bene, non è precisa, ma capisco che possa essere frustrante, ma il concetto è che l'esperienza deve essere frustrante, nel senso che questo gioco vuole comunicare, quest'opera vuole comunicare il senso di inadeguatezza, il senso di spaesamento, appunto di impotenza di fronte al sistema, di fronte a chi abbiamo davanti. Questo è un enigma assai complesso che bisogna risolvere punto per punto. Bisogna capire con quale combinazione si accendono le luci, perché vedete bisogna concatenare 2, diciamo, sfere tra loro in modo tale da girarle, e bisogna fare in maniera tale che 2 sfere si illuminino allo stesso tempo, quindi bisogna fare molti tentativi, sostanzialmente così. Quindi una volta che sono tutte accese basterà svincolare l'ultima che non si accende, ruotarla in maniera indipendente e poi rifare come prima. Questo ci darà accesso alla chiave, alle altre 2 chiavi, però adesso qui ne abbiamo una, che ci serviranno nel quadro di comando triplo che c'era di sopra. Intanto si sentono dei rumori perché abbiamo liberato delle creature, come avete visto. E bisogna tornare all'ascensore, quello che fa su e giù. Non sta mai fermo quell'ascensore lì. Dicevo, giocare a quest'opera, cioè quest'opera va giocata, perché vi assicuro che vedere e giocare a livello a livello artistico comunica esattamente lo stesso, ma a livello che poi in realtà non è neanche vero, perché io adesso ci sto parlando sopra, voi dovete giocarlo in silenzio, ascoltando soltanto i suoni ambientali, dove qui di parola non ne viene proferita neanche una in sto gioco. Come vedete non si parla, non c'è nessuna scritta, nessun essere a bocca, se non i parassiti che li usano per attaccarti, non per parlare. Quindi in realtà è ben diverso vedere questa opera dal viverla in prima persona giocando. Del resto un videogioco va giocato, nel senso che
l'esperienza completa la si ha così, altrimenti è come guardare un film, come guardare un video, un film. Vi consiglio di giocarci a questo gioco se non l'avete mai fatto, in modo tale da vivere proprio quella sensazione di disagio, di inadeguatezza, di ansia perenne, perché soprattutto la prima volta, se non ne sapete nulla, è veramente ansiogeno. Ogni momento vi aspettate che venga fuori qualcosa. Questo silenzio vi petrifica, vi svuota l'animo, veramente. Almeno a me ha fatto così. Però, prima di giocarlo, cioè, giocatelo prima di vedere completamente questo video, perché altrimenti vi rovinate l'esperienza, l'aspettativa. Quindi, se non l'avete già giocato, il video aspettate a vederlo, lo vedrete successivamente. Qui c'è l'altro enigma, ben più complesso perché è più, come vedete, è più strutturato, ma il principio è lo stesso, soltanto che qui bisogna... la complicazione è doppia rispetto a prima. Stesso criterio, bisogna far illuminare tutte le sfere, poi tenere le ultime da parte, farle girare svincolate in modo tale che poi si possa, girandola, facendola girare svincolata al momento giusto, accendere insieme alle altre. Vedete, io sto girando svincolata quella, ora quella centrale mi manca, adesso vado a svincolare quella sotto, se ce la faccio, se è possibile. Ci perderò un po' di tempo perché non è così immediato. Sembra facile, ma non lo è affatto. Anche questa cosa, questo gioco, cioè quest'opera vi dà il senso di... cioè vi prende continuamente in giro, nel senso che niente è come sembra. Ci sono delle cose che sono assolutamente nude e crude come sono, ma altre non sono per niente così. E davvero ci perderete un sacco di tempo. Io adesso poi vi sto spiegando, ma vi dico, la prima volta che vi trovate davanti a questa cosa è veramente spaesante. Veramente. E per fortuna che mentre fate gli enigmi nessun essere vi attacca, perché altrimenti sarebbe davvero un problema. Come vedete è tutto concatenato, quindi bisogna girarli tenendo in considerazione quello, svincolarli, girarli nel modo giusto e poi riconcatenarli, slegarli, riconcatenarli fino a quando non capita la combinazione che volete. Non è che deve capitare, dovete guardarla, dovete progettarla voi la combinazione. Adesso vedete, me ne manca solo uno, devo svincolarlo in modo tale, vedete, che gira in maniera autonoma e poi ce l'ho fatta. Ho superato anche questo enigma. Da ora in poi la componente degli enigmi sarà sempre più marginale, perché il gioco punterà su tutt'altro e ve ne accorgerete. Qui vi lascio assistere ai combattimenti. Qui abbiamo un'altra ricarica di vita. Guardate il nemico come è venuto vicino. Però non può attaccarci in questo momento. Ma non appena avremo finito, eccolo lì, guardate. Ne ho assolutamente prevista questa cosa. Nonostante questo non è riuscito a colpirmi. Io però devo prendere la chiave che è ancora là. Anzi no, l'ho già preso, scusate, mi sono confuso. L'ho presa prima, effettivamente. Torniamo sull'ascensore. Vedete, quello è l'ultimo piano, quello quello al piano terra, che ancora non è accessibile, ma che diventerà accessibile
fra pochissimo. No, allora la chiave non l'ho presa, sono tornato indietro, infatti mi sembrava perché il meccanismo non è sceso. O forse l'ho presa, non mi ricordo, adesso vediamo. Perché è veramente difficile rimanere concentrati mentre bisogna pensare a tutto questo e a sopravvivere. L'ho presa, eccola qua, sempre col parassita. Il parassita ce la tiene in mano perché altrimenti non sapremmo dove metterla. Il parassita, che ripeto, era il primo personaggio. Ora abbiamo tutti gli accessi liberi, possiamo andare a quello inferiore. Dobbiamo solo aspettare che questo ascensore osseo metallico si apra davanti a noi per portarci al piano di sotto. Come vedete è pieno di sangue. Andiamo al piano più basso. Dove ci sono queste strutture che abbiamo visto in precedenza. Qui dovete veramente avere molta memoria, molto sangue freddo, non andare in ansia e cercare di capire come uscire. Adesso, se vi ricordate, avevamo messo su l'ascensore. Ora possiamo prenderlo. Usiamo questo braccio per prendere l'ascensore e posizionarlo qua sopra dove questo artiglio lo afferrerà. Ora, se non erro, bisogna scendere al piano inferiore. Con questo meccanismo. Anzi, prima dobbiamo afferrarlo, visto che ha traslato di qui. Infatti, vedete, devo tornare giù. L'ascensore è qui. Con l'altro quadro di comandi va afferrato. E va portato dall'altra parte. Potrete godere di questo capolavoro su computer, non ve l'ho ancora detto, su Xbox e da non moltissimo tempo anche su PlayStation. Si parla di ultime generazioni, ovviamente. Io lo sto portando per voi su computer. Dovete avere ovviamente un computer decente, perché a livello grafico è parecchio oneroso, non troppo, però come vedete di effetti ne ha. E considerate che il videogioco nella sua esperienza originaria è molto più nebbioso, ha molta più foschia, cioè non nebbioso, ma ha una filigrana, scusate, ha un effetto filtro tipo VHS, una cosa del genere, che secondo me, benché da un'esperienza ancora più, diciamo, gretta,
allo stesso tempo rovina molto la qualità delle texture, rovina la visibilità di certe cose, quindi io ho preferito toglierla, quella filigrana. Questa cosa la potete fare soltanto se lo giocate su computer, mentre su console, quindi Xbox e PlayStation 5, questa cosa non potete farla. Quindi vi consiglio di utilizzarlo su computer e utilizzare queste migliorie grafiche che metterò qua sotto in descrizione del video. Non c'è niente da fare, il parassita sta sempre di più agendo dentro di noi, ci sta veramente riducendo a poltiglia gli organi interni, sempre di più. Qui abbiamo altre ricariche di munizioni, sempre molto utili. Nel caso in cui non ci stessero tutte, semplicemente vengono mantenute lì e non ci vengono date. In un secondo momento si può tornare a prenderle. Carichiamo l'arma e continuiamo la nostra avventura. Qui troviamo un albero, però vedete è completamente parassitizzato, vedete? È l'albero quello dell'industria, è l'albero della vita, però vedete i parassiti lo stanno divorando. Infatti se vedete c'è qualche gemma morta, perché questi parassiti si nutrono di qualsiasi componente vitale, organica, strutturale, tipo strutturale. Qui veramente c'è un macello, non si riesce più, c'è un groviglio così denso di materia organica che non si riescono più a distinguere chi è parassitizzato da chi parassitizza. Quindi il parassita e l'ospite sono una cosa sola ormai. Si ammalano e si nutrono a vicenda l'uno dell'altro, guardate che roba. E questo povero albero non avrà vita lunga. Ovviamente anche di essere al suo interno, quindi quegli umanoidi di razza superiore, di specie superiore. Guardate, qui ci si attivano al nostro passaggio, però sembrano abbastanza innocui. Quegli umanoidi di razza superiore non riusciranno a nascere. O se nasceranno morti, o nasceranno con dei problemi, con delle malattie, malformazioni. Lì c'è sempre la fabbrica, guardate la decadenza, guardate veramente l'estetica, il senso di cupo, di soffocamento che trasmette questo titolo. Mi ricorda molto quelle atmosfere alla Blade Runner 2097. 2079, se non mi ricordo bene, comunque, dove ci sono questi grossi, immensi spazi, ma ti senti soffocare, veramente. Lì c'era un elevatore, un ascensore, ma era bloccato dalla carne, dai parassiti, infatti non si muove, dai cordoni anche. Guardate che roba. Qui i parassiti sono veramente, veramente tanti. Ci sono questi rumori inquietanti, questi echeggi. Qui per la prima volta farà la comparsa il terzo e ultimo tipo di avversario, di essere vivente, che ci metterà veramente davvero in difficoltà. Quello che è l'ariete o cinghiale. Qui vedete gli alberi morti, dopo che i parassiti se ne sono nutriti, li hanno fatti morire. Sono degli alberi morti che, ripeto, sono completamente diverse rispetto agli alberi che vedremo alla fine del titolo, dell'atto quinto. Qui dobbiamo usare la nostra prima arma, il nostro primo strumento, che è quello a pistone, per aprire i cancelli. Quando si apre un cancello se ne chiude un altro. E ci sono queste come delle rotonde, delle arene, vedete, perché ci sono i fiori morti, vedete, appassiti. Gli umanoidi all'interno sono stati mangiati, parassitizzati. E qui, in
incontriamo l'ariete cinghiale che fa veramente, veramente ansia, paura. È anche molto veloce, toglie molto, è molto più forte di noi. Bisogna cercare di fregarlo usando questi settori circolari dove ci sono gli alberi e schivarlo il più possibile. Qualche volta saremo costretti ad ucciderlo perché sono veramente aggressivi e non è facile che se ne vadano. Non è per niente facile, non è come i lumaconi o i pulcini. La musica ovviamente dà ansia, dà senso di inquietudine, quindi ciò vi assicuro che giocarlo è tutta un'altra cosa. Essere da soli nella vostra stanza, a casa vostra, al buio, giocarlo in tarda notte è un'esperienza che veramente vi inquieterà tanto, tanto, tanto. Altro che Resident Evil, altro che altri titoli. Forse Silent Hill potrei dire, i primi Silent Hill potrebbero dare la stessa sensazione, ma questo gioco dal mio punto di vista è stato unico. Il senso di vuoto e di annientamento che crea, che induce. Sempre degli alberi morti, guardate, completamente massacrati, guardate, con gli organi interni fuoriusciti. Un tempo qui era tutto vivo, ma ora diciamo la componente parassitizzante è prevalsa. Guardate lì che si muovono sopra da un posto all'altro, utilizzando le escrescenze resinose, diciamo, le estroflessioni resinose e organiche. Guardate, quell'albero è ancora parzialmente vivo, ha delle gemme ancora vive, ma le sue ore sono contate. Stanno cercando di fare il possibile. È un po' come un fungo che cerca di divorare un albero. L'albero fa quello che può per compartimentare, ma se il parassita è troppo forte non c'è verso. È una lotta spietata, una lotta che dal punto di vista etico-morale non conosce regole. Semplicemente l'unica regola è la regola del più forte, del più adatto a sopravvivere, al di là di ogni connotazione di tipo moralistica o etica. Abbiamo trovato un ascensore che tra l'altro non è neanche facile quell'ascensore da trovare, perché è abbastanza nascosto. Siamo saliti. Stiamo proseguendo. Siamo praticamente a metà del nostro viaggio. Siamo a metà, un po' più di metà, a dire il vero. Abbiamo utilizzato il pistone per muovere l'elica. Ora ritorniamo giù con l'ascensore e possiamo procedere in quella direzione. Tra l'altro questa musica che sentite è quella del menu iniziale, se ve la ricordate. Gli effetti sonori sono veramente azzeccati, sono veramente un capolavoro, minimali al punto giusto e ti fanno davvero sentire solo, ma tanto. Immaginate di essere davvero lì, immaginate un momento, provate a mettervi anima e corpo nel personaggio che state utilizzando, provateci. È proprio questa la sensazione che vi deve scaturire, dovete giocarlo in questo senso, dovete sentirvi dentro quell'ambiente, il senso oppressivo, le ansie, il sentirvi contornati da esseri mostruosi che non vogliono altro che uccidervi. Vedere tutto il morto di fianco a voi, il decadente. Sentire questi suoni, questi
questi effetti martellanti nelle orecchie. Qui troviamo un piccolo angolo di rifornimento sia di vita, di salute, energia fisica, che di munizioni, e lo bisogna assolutamente sfruttare. Come vedete però c'è un doppio braccio, perché poi ci saranno delle munizioni più grandi che verranno utilizzate con un'altra arma che troviamo più avanti. Qui troviamo l'upgrade, l'aggiornamento della nostra chiave a distanza wireless, che ora è a 3, quindi potremo aprire le porte che hanno 3 simboli illuminati. E qui guardate, l'ariete ci ha visto e sta cercando di spaccare la gabbia. Noi non possiamo colpirlo però attraverso la gabbia. Lui prima ci ha sempre seguito, è sempre lui, è quello di prima che ci sta seguendo. Quindi prendo le ultime 2 munizioni visto che le ho sprecate. Quindi, come vi ho detto, gli arieti, i cinghiali sono veramente tosti da mandare via. Cioè, è molto 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 difficile che rientrano nelle pareti, però può succedere. Però sono veramente ostinati, testardi, quindi bisognerà essere molto veloci, perché adesso abbiamo aperto la gabbia e dobbiamo scansarlo il prima possibile, perché altrimenti sarà un problema per noi. Io però adesso decido di ucciderlo, forse. Lo ucciderò se mi troverò costretta a farlo, se mi sentirò davvero in pericolo. Ecco, qui ho sbagliato strada, esatto. Lui dietro di me. È molto veloce. Bisogna mantenere sangue freddo e orientarsi il più velocemente possibile senza fare danni a noi stessi e senza andare nel panico, anche se vi avviso che sarà molto molto difficile. Cerchiamo di andare dalla parte opposta. Lui è lì. Ci vorranno ben 6 colpi guardate, per mia fortuna si è incastrato nella parete. Momentaneamente. Sono riuscito a ucciderlo appena in tempo. Sta per darmi un colpo di testa veramente, veramente tosto. Adesso io qui ho un momento veramente di perdizione, di disorientamento totale. E io voglio farvelo vivere perché non ho intenzione assolutamente di toglierlo, perché voglio darvi quella sensazione che io ho vissuto, cioè voi continuate a girare in tondo in posti che sembrano sempre uguali ma anche sempre diversi e non riuscite assolutamente a capire cosa dovete fare, dove dovete andare. È una sensazione veramente brutta in questa mini. Guardate, io l'ho appena ucciso ed ero convinto invece di essere andato dalla parte opposta. Questo per farvi capire quanto è spaesante questo titolo, soprattutto se lo giocate davvero di notte. È veramente veramente difficile.
riuscire a uscire da questo labirinto. Dove tutto è corrotto. Questa è sicuramente la parte di quest'opera che è la più pesante, nel senso che è quella che vi farà veramente tribolare, dannare, vi farà anche bestemmiare, nel senso che è veramente, veramente tremenda. È veramente sadica come parte, nel senso che per l'utente medio, per diciamo una persona magari che non ha mai giocato a niente, vuole provare quest'opera perché magari gli interessa la filosofia, gli interessa il significato dell'esistenza, gli interessa le opere d'arte che hanno un valore artistico significativo in tutti i sensi e magari vuole cimentarsi in questo titolo, quando arriva qui, qui oltre alle abilità di videogiocatore buone, dovete averle, quelle lì è necessario, dovrete veramente avere tanta memoria, tanto senso dell'orientamento, dovrete saper fare tutto molto velocemente, perché io veramente qua ero andato in delirio, in stato confusionale, non capivo più cosa stavo facendo, e poiché questo titolo trasmette queste sensazioni, io questa parte voglio che voi la vediate con me, perché io, vedete, continuo ad andare avanti e indietro come se mi fosse partita la testa. Io non capivo qui perché adesso voi state vedendo il gioco che io l'ho giocato e poi dopo ci sto parlando, facendo la spiegazione. Non potevo fare in contemporanea tutto, perché altrimenti non sarei mai riuscito a giocare bene e nel frattempo spiegarvi bene. Però vedete davvero il mio disagio, sto facendo avanti e indietro senza alcun senso logico. Questo è proprio il significato di questo che vuole darvi, come la nostra società, che noi tutti i giorni ci alziamo, ci svegliamo al mattino e andiamo fino alla sera a fare qualcosa che non ha alcun senso, perché la vita è una. La vita non è... La vita dovrebbe essere un intervallo che deve essere il più piacevole possibile, possibilmente, nonostante la sua connotazione sofferenziale e diciamo travagliata. Dovrebbe essere una parentesi tra la nascita e la morte, che in realtà la nascita è una morte e la morte è una nascita, perché l'inizio, il principio e la fine sono la stessa cosa. Quando si nasce si muore, nel senso che lo stato esistenziale precedente alla nascita muore, finisce e ne inizia un altro, e poi quando si muore finisce quello stato esistenziale e ne inizia un altro. Poi chissà se sono gli stessi uno concatenato con l'altro, questo ovviamente non lo sapremo mai. Però quello che volevo dirvi è che proprio questo vi dà il senso veramente dell'inutilità di quello che state facendo. Dice sempre l'ariete morto e io non riesco veramente, non ce la faccio a capire dove devo andare. O meglio, so dove devo andare dove c'è un ascensore, perché se vi ricordate abbiamo preso l'upgrade della chiave a distanza a 3 scusate, con 3 luci, e sopra quell'ascensore c'era. Il problema è che è tutto così dannatamente uguale, anche se è completamente diversa ogni zona, che non ci si riesce ad orientare. Io mi ricordo l'elica, questa ventola, ma non riesco a trovare l'ascensore maledetto. Lì c'è un altro ariete che io non capisco da dove è venuto fuori, però c'è. Adesso l'ariete come minimo ce lo troveremo all'improvviso davanti, ci manca solo questa. Eccolo lì. Devi fare molta attenzione, perché se non lo beccate in testa bene vi caricherà, vi farà davvero 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 male.
Considerate poi che se morite dovete rifare l'atto dall'inizio, quindi solitamente, quindi state davvero 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 attenti. Davvero. Qui è dove eravamo prima. E siamo a un vicolo cieco. Perché non abbiamo più niente da fare qua. E io ancora non riesco a trovare la strada. Un percorso non è fatto soltanto dei successi, è fatto anche delle tribolazioni, dei patimenti. Voglio che vi rendiate conto, perché voi sicuramente quando giocherete questo gioco vi perderete, ve lo assicuro, vi perderete, morirete 1000 volte. Adesso io non vi farò vedere neanche una morte, perché l'ho già giocato un bel po' di volte. Cioè in realtà è la seconda volta che lo gioco. Però vi assicuro che voi vi perderete e non capirete più chi siete, cosa state facendo, dove siete, qual è il vostro scopo nella vita. Vi sentirete completamente svuotati da ogni senso della realtà. Eppure niente è più reale e concreto di questo. Per cui siamo veramente a livelli proprio materiali, di carne, di vita, al suo stadio primordiale, come non mai. Non è un gioco teorico questo qui, è un gioco estremamente, è un'opera veramente concreta, dove la materia è tutto, sostanzialmente, almeno fino all'atto 4. Perché con l'atto 5 cambierà tutto. L'atto 5 è qualcosa dove la materia, diciamo, è una sezione di quest'opera dove la materia sarà molto importante, ma soltanto nella misura in cui ci se ne riesce a liberare. Perché la materia diventa soltanto il pretesto, diventerà, alla fine del gioco, nell'atto 5, diventerà la chiave di accesso sacrale attraverso cui ci si può elevare e distaccare dalla materia stessa. Però per fare questo è necessario fare un percorso di purificazione, un'ascesi sostanzialmente, un'ascesi dalla materia all'immateriale, dalla carnalità, dalla concretezza, dalla temporalità, dalla finitezza, all'immaterialità, all'eternità, all'infinitezza, e quindi dall'individuo alla specie. In noi la componente carnea, diciamo immortale, sostanzialmente è il DNA. Perché uno pensa alla materia e dice la materia è mortale, ma in realtà, se ci pensate un attimo, quello che nella materia, negli esseri viventi è immortale è il codice genetico, perché a meno che davvero la specie non si estingua completamente, ma completamente, è quella la componente immortale. È quella che si tramanda di generazione in generazione. E qui vi ho già fatto una bella premessa per quello che verrà dopo. Però non voglio anticiparvi più di tanto. Io sarà la 10ª volta che faccio avanti e indietro e ancora non ci salto fuori. Probabilmente, se tu spettatore stai guardando questo video, magari hai già trovato la strada guardando bene, però io non riesco veramente a trovarla. Non ce la faccio proprio. Se questo tipo di, diciamo, approccio così ansiogeno e sofferenziale ti disturba, puoi sempre mandare un po' avanti il video fino a quando non troverò il punto giusto. Però ti consiglio di guardarlo, perché ti deve dare proprio la stessa sensazione che ha dato a me.
Io qui addirittura sono tornato all'inizio, ero così disperato che sono tornato all'inizio per cercare di capire dove dovevo andare. Ma ancora, no, ci salto fuori e non ce la faccio, sembra tutto un grosso incubo, dove l'oscurità mi avvolge, dove non ne posso più, sono in mezzo a cose mostruose, a cose terribili, orribilanti, veramente angosciose, sento tutto strisciare, sento il puzzo della morte intorno a me, rumori inquietanti, tutto è veramente brutto, inguardabile, spaventoso. Mi sento solo, abbandonato in questo buco sottoterra pieno di morte, di sfruttamento, di malattia, dove niente sembra avere senso se non la sofferenza e la follia. E io sto cercando di fare tutto il possibile, ma il possibile non basta mai, non è sufficiente, perché io non riesco a trovare la via d'uscita da questo posto. E non c'è sensazione più brutta che questa, e allora ci si sente soffocare, ci si sente inutili, ci si sente completamente abbandonati, e gli unici che possiamo aiutare, cioè gli unici che ci possono aiutare siamo noi stessi. Quindi cerchiamo una volta per tutte di trovare il filo di Arianna di questo posto, perché soprattutto la cosa peggiore è sapere dove bisogna andare ma non riuscire a trovarlo. E questa è la cosa peggiore. Avere una minima idea di dove bisogna andare, ma tutte le volte che ci stai per arrivare, questa prospettiva si frammenta davanti a te. La vostra pazienza sarà veramente messa a dura prova qui, perché tutto è fatto apposta per confondervi completamente. Lo farete 1000 volte, ma vi mancherà sempre un particolare, qualcosa vi sfuggirà, che è quello che sta sfuggendo a me adesso. Guardate l'ariete che continua a muoversi, nonostante sia morto da un bel po' di tempo, continua a muoversi. Io so che è quella da queste parti, lo so, perché dove c'è la ventola. Quando da quelle parti c'ero già stato, se vi ricordate, quando avevo mosso la ventola. Io lo so che è lì, eppure non riesco. Sono tanto così per trovarlo, ma non è sufficiente. Ed è questa una delle sensazioni peggiori, soprattutto quando vi trovate in una situazione del genere. Sapete che ci siete quasi, ma non riuscite a fare quel mezzo centimetro che vi manca, perché qualcosa ve lo impedisce. Quello è il peggio del peggio. Guardate come si muove. Io so che ci sono, so che è qua, ma dove? Dove esattamente? Dove? Io so che qua c'è un magazzino di scorta di armi e munizioni e vita, ma io apro uguale perché sono così disperato che veramente non so che cosa fare.
Io so che devo usare la chiave per aprire la porta con tre lumi, ma non riesco. E mi ricordo anche dove era quella porta, ma non riesco a trovarla. Perché è completamente messa in un posto del tutto non intuitivo. Allora, guardando sopra, cercando di capire, finalmente riesco a trovare questo benedetto ascensore in questa nicchia che non riuscivo a vedere. E finalmente siamo arrivati alla porta con la chiave a 3. Abbiamo l'upgrade, possiamo aprirla. Troviamo altre ricariche di vita e dovremo affrontare un'ultimissima sezione dove sarà fondamentale essere veloci senza guardarsi indietro e evitare il più possibile ogni contatto con i nemici, perché sarà una zona davvero piena di nemici. Qui il parassita si sta ramificando, guardate, sta sempre di più prendendo il controllo del nostro corpo, si sta ramificando, emettendo delle ramificazioni dal nostro corpo, come se fossero radici. Usiamo l'ascensore andiamo ancora più in fondo, ancora più sotto. Siamo praticamente in fondo all'abisso. Qui di parassiti ce n'è una quantità innumerevole, ma veramente innumerevole. Guardate quanti. Qui è tutto marcio, è tutto decomposto, però vedete che la struttura originaria sotto è quella della torre, è quella della fabbrica. Là c'è un ariete. Quindi tutto questo luogo è stato completamente crostificato, diciamo, è incrostato di materia organica parassitica e parassitizzata, come vedete. Ed è in simbiosi ovviamente per modo di dire, nel senso che ne traggono vantaggio soltanto i parassiti. L'unica maniera per affrontare quei nemici lì, quelle specie di stalattiti carne, è colpirle nel rigonfiamento, perché se li colpite in testa non muoiono. Ed è un errore molto comune. Tra l'altro, in questo posto, proprio in questa zona dove siamo adesso, in questa sezione qui, questa piccola sezione tra l'atto 3 e l'atto 4, è molto facile che chi gioca magari arriva qui, dice sono arrivato nell'atto 4, elimina, cioè esce dal gioco, e quando poi ritorna deve rifarsi tutto l'atto 3, perché qui siamo ancora nell'atto 3 in realtà. Questa è la sezione terminale dell'atto 3. Tra un atto e l'altro lo si capisce che un atto è finito e inizia un altro, perché c'è sempre un solito un ascensore o comunque una sezione di movimento verticale o orizzontale abbastanza lunga e grossa, diciamo, ampia. Di solito gli ascensori sono sempre grossi, che vi fanno ben capire che si è passato da un atto all'altro. Qui invece siamo ancora all'atto 3, siamo alla fine dell'atto 3. Quindi che non vi venga in mente di dire fermarvi qui, fare esci, dici tanto ho salvato, tanto i miei progressi sono stati salvati. Non è così, perché se voi uscite dal gioco adesso dovrete rifare tutto l'atto 3 dall'inizio.
quello che abbiamo appena fatto, che è stato veramente un parto. E quindi vi consiglio di tenere duro, lo so che sarete stanchi, ma di tenere duro ancora, in modo tale da arrivare all'ascensore, quello decisivo che condurrà veramente all'atto 4 e il gioco salverà. Io qui sto sempre cercando di orientarmi, ma è veramente, veramente difficile. Anche se non è difficile come prima. Infatti adesso qui la strada la troverò velocemente. Bisogna essere molto decisi, proseguire dritti, non guardarsi indietro. Se ci se la trova brutta bisogna eliminare quello che abbiamo davanti in maniera molto veloce e precisa, anche se è molto difficile essere precisi in questo gioco con le armi. Ora senza paura dobbiamo avere a che fare con lui. Siamo al muro. Guardatelo. Ora è girato dall'altra parte. E io sono riuscito a schivarlo. Sono riuscito a schivarlo perché lui proteggeva l'ascensore dell'atto 4. Arriviamo all'atto 4 senza perdere tempo. Scendiamo usando l'ascensore che ci condurrà all'atto 4. Ed è qui che inizia il nuovo atto. Ne mancano 2. Scendiamo veramente, veramente, veramente in fondo. Siamo nel punto più basso possibile, al centro del cratere del deserto. Ed è qui che giace la madre di tutto questo parassitismo, di tutta questa corruzione. La madre dei parassiti. Questo è il bellissimo ascensore che ci ha condotto fino a qui. Mettiamo le armi, controlliamo le nostre scorte e proseguiamo. Come dicevo, tutta la fonte di parassitismo, se guardiamo un attimo le strutture, sono sempre strutture biomeccaniche, sempre quelle dell'industria della torre. I parassiti sono ovunque come nell'atto 3, ma qui siamo veramente nella zona più buia, fonda del cratere e troviamo la madre di tutto questo, l'essere da cui tutto si è originato. Parlo dei parassiti, non parlo dei cordoni del muro della Genesi. Io parlo di questi esseri parassitoidi. Ed eccola qui. Lei è la madre, esattamente sotto la fabbrica, sotto la torre. È lei. Siamo in fondo al cratere, nell'abisso, e lei ci guarda con questo volto umano
con questo seno, con queste mammelle, e giace sopra a un grosso elevatore, a un grosso ascensore. Ma è qui da così tanto tempo che vedete, ha corrotto ogni cosa, ha decomposto tutto. E sopra di noi ci sono i piani superiori dell'atto 3. Ora noi siamo costretti a squarciare il suo ventre, le sue mammelle, il suo ventre, per entrare dentro di lei, per andare al meccanismo che giace sotto di lei. E lei soffrirà molto, ci continuano a guardare però senza fare nulla. L'unica cosa che succederà è che verranno chiamati all'attacco i parassiti ogni volta che faremo del male alla madre. È da lei che tutti nascono. Guardate, questo è il suo ventre, abbiamo squarciato come un'apertura vaginale, entriamo dentro dove c'è questo meccanismo che va portato in alto. Quindi come vedete lei è un tutt'uno con questo macchinario, con questo elevatore, perché è cresciuta così tanto che si è radicata qui da tempo immemore, e quindi l'unica maniera per azionare il marchingegno sotto di lei è farle dei tagli, perché è cresciuta davvero troppo, si è appropriata dello spazio biomeccanico. Lei però non ci farà mai niente, lei ci guarda compassionevole senza fare nulla. Sono i suoi figli che si attaccheranno. Lei dal punto di vista dell'interpretazione psicoanalitica appunto è la madre, che è piena di amore, rispetto e compassione per noi che siamo suoi figli, e non può far altro che assistere alla sua distruzione in nome dell'amore che ha per noi, perché questo è quello che fanno molte madri. Si sacrificano completamente per il figlio. Qui troviamo una ricarica di munizioni fondamentale che devo assolutamente ricaricare, anche se sono i nemici molto vicini. E devo andare alla ricerca degli altri due meccanismi necessari per azionare il marchingegno sottostante la madre. Quindi tutto quanto c'è in giro, tutto quanto abbiamo visto nell'atto 3 e nell'atto 4 e nell'atto che stiamo vedendo adesso, ma quindi in particolare atto 3, ma anche tutto quello che c'è qui, è stato diffuso da lei. Tutto questo che vedete è stato diffuso da lei. E lei ha degenerato e corrotto tutto ciò. Ora rientriamo dentro di lei, passiamo dal lato opposto. Anche qua è molto facile perdersi, bisogna veramente fare attenzione. Proseguiamo in questa direzione. E troveremo questa immensa diramazione di piattaforme con dei cancelli, alcune chiuse, altre no, che subito può essere davvero fuorviante perché è difficilissimo orientarci. Ci sono davvero tante, troppe strade, e capire quale prendere e ricordarsi dove è l'una piuttosto che l'altra sarà veramente un'impresa per noi. È veramente tutto molto poco, è tutto molto controintuitivo. La madre ci guarderà sempre, in ogni punto dove noi saremo, lei ci guarderà. Qui c'è una porta che richiede la chiave a 4 luminescenze.
Lei ci guarderà sempre, ha queste mani magrissime, questa testa che sembra quella della lumaca, però occhi molto umani. Non ha la bocca neanche lei. Non può far altro che passivamente subire quello che le stiamo facendo. Ripeto, se avete domande, curiosità, se dovete aggiungere la vostra interpretazione, fatelo nei commenti, che sono molto molto curioso. Sicuramente anche gli altri utenti che guarderanno questo video saranno curiosi. E vorrei che ci fosse uno scambio di visioni in merito al significato di quest'opera e al significato dell'esistenza in generale. Come vedete, lei è sopra di noi. È sopra di noi esattamente e sta respirando, sentite? I suoi spasmi, il suo ansimare. Poi ovviamente se il video l'avete gradito, se l'avete gradito e se siete consapevoli della mole di lavoro, di impegno che ci vuole nel realizzare un video così, oltre a giocare il titolo, studiarlo bene, studiare le interpretazioni, registrare il discorso del significato sopra, cioè rendetevi veramente conto della mole di lavoro che c'è dietro per un video di 4 ore. Il tempo impiegato è almeno 4 volte superiore tra studi, significati, visioni di video, elaborazione della propria opinione. È tutto questo che vi ho messo qui io in questa interpretazione che vi sto dando. Ma la cosa fondamentale che molti ci dimenticano è, o non riescono a notare, è il fatto che il protagonista iniziale e quello che c'è sempre nell'atto 1 sono due. Nell'atto 2, scusate, sono due personaggi diversi. Io qui adesso ho trovato una nuova arma, che è il fucile a pompa, come vedete, che è l'arma più potente tra quelle che ci sono disponibili. Ha solo 3 proiettili, ha i suoi proiettili specifici che sono più grossi e toglie molto di più, però il problema è che ha veramente pochi proiettili, quindi per nemici piccoli continuate a usare l'arma di prima, perché altrimenti non ce la farete mai. Ho ucciso un ariete senza difficoltà, avete visto. Io quel pulcino non lo riesco a trovare, guardate. Non riesco a individuarlo, poi finalmente lo vedo e lo elimino. Sentite il respiro della maga. Sentitelo. Quindi continuiamo a usare l'arma di prima, quella più leggera, per i nemici medi e piccoli, mentre per gli arieti, cinghiali usiamo i fucili a pompa, perché altrimenti non riusciamo a sfondarli. Guardate, la madre ci guarda ovunque noi siamo, sempre comunque, con queste mani sottilissime, con questo capo curvo, ricurvo se vogliamo, ed è veramente mastodontica. Come vedete è abbastanza lontano rispetto a noi, quindi dobbiamo capire come andare là, però vedete che è protetta bene da arieti e quant'altro.
stanno arrivando di tutto e di più. La madre è qui, fianco a noi. Arrivano di tutto e di più per proteggerla. Noi siamo scesi dal piano inferiore tramite l'ascensore, ci curiamo un po'. Qui esattamente come nell'atto 3 non c'è molto da dire, perché sostanzialmente la parte di gameplay è predominante. Io direi che l'atto 1, l'atto 2 e l'atto 5 sono quelli che a livello semantico sono più ricchi, a livello di trama e di spiegazioni, mentre l'atto 3 e l'atto 4 sono quelli più carenti, ma più ricchi a livello di gameplay. Quindi io qui non è che avrò molto da dire. Ovviamente se questo contenuto vi è piaciuto e vorreste vedere altri videogiochi analizzati, considerate l'idea dell'abbonamento, perché davvero aiuta tantissimo il canale e invogliate anche me a fare questo tipo di video molto più approfonditi, se li volete. Se no si fa come tutti, che si fa semplicemente shorts e quant'altro. Lì c'è la chiave a 4, luminescenza. Mi muovo sempre piano per farvi valutare attentamente tutto il comparto estetico. Ed è qui che nascosto qua sopra c'è l'upgrade a 4. Finalmente l'abbiamo trovato. Una volta che l'abbiamo trovato possiamo procedere per quella porta. Che sicuramente ci condurrà dalla madre verso un altro meccanismo che soggiace sotto la madre. Come vedete, qui è quasi più labirintico che nell'atto 3. Ho trovato una riserva di energia molto importante. E poi valutate il fatto che le riserve di energia che si trovano sono sempre tutte diverse, alcune sono più ricche, altre sono più scarse. Bisogna sempre fare molta attenzione. Che abbiamo trovato un altro meccanismo. Guardatela, guardate la mano, guardate i parassiti sopra la sua schiena, vedete da dove nascono, vedete? Da lì nascono i parassiti, avete visto? Quella è la sua mano, guardatela. E lei ci guarda e siamo sotto il cratere. L'abbiamo nuovamente lacerata, ma lei si limita a guardarci. Uno potrebbe pensare all'inizio che sia un boss, ma non è così. Quindi la responsabile di tutti questi esseri è lei. Nascono tutti da lei e guardando sulla schiena abbiamo avuto la prova inconfutabile di questo, perché non la stanno mangiando, stanno fuoriuscendo. Mentre per quanto riguarda le radici del muro della Genesi,
Invece lì è proprio chiaro che sono i parassiti che si stanno cibando di quello, parassitizzandolo. Qui cerchiamo sempre di evitare gli scontri il più possibile, infatti così ho fatto. La cosa molto interessante è che dopo questo atto, nell'ultimo atto, non avremo praticamente scontri con nessuno se non con degli esseri molto molto differenti, ma la meccanica del tirarsi indietro per farli sparire non sarà più coinvolta in nessuna maniera. Siamo tornati a quella diramazione principale e dobbiamo cercare di capire qual è l'ultima sezione, o meglio, dove è l'ultima sezione. Proviamo da questa parte. Il parassita ormai sta prendendo il controllo completo del nostro corpo, perché vedete che le sue diramazioni sono quasi arrivate alla mano. Volendo possiamo aprire quella porta che è a 4 e quindi la apriamo. Troviamo un altro ascensore che ci condurrà in un posto veramente veramente denso di nemici. Forse il punto più denso di nemici di tutto il gioco, perché appena arriviamo avremo lumache, lumaconi, pulcini, ma soprattutto arieti, cinghiali, guardate. Se lo si becca precisamente in testa saranno sufficienti 2 colpi, altrimenti ce ne vorranno almeno 3 se non lo si becca in maniera precisa. Qui c'è un'altra stazione di vita o di ricarica, penso di vita. Qui c'è un altro ascensore ancora. Qui c'è stato un glitch, non importa. Mi guardo bene intorno perché non voglio assolutamente dimenticare nulla, e siamo a metà di l'atto 4 in senso tempistico. Ora ricarichiamoci di vita, cosa molto importante.
dobbiamo utilizzare il vecchio pistone, la prima arma del gioco, per aprire i cancelli. E non è così intuitiva come cosa. Per arrivare in zone in cui prima non si poteva andare. Questi cancelli ci sono anche per trattenere gli arieti, ovviamente. In questo caso il cancello ci riportava nella sezione precedente. Continua a apparire nemici in questo pulcino. Lì c'è un varco per andare sotto la madre, ma prima bisogna squarciarlo. E dovremo capire dov'è il meccanismo che ne permette lo squarcio. Guardatela com'è inquietante, guardatela come è inquietante. Come ci guarda veramente in maniera così profonda. Guardatela, noi ci muoviamo e lei si muove. E quindi causiamo il terzo squarcio. Guardate quanto la madre è immensa, quanto è grossa. Guardate la sua schiena, che ha origini parassiti. Adesso ovviamente questo squarcio ha richiamato l'attenzione di molti esseri. Non ci resta che tornare giù. E andare a entrare sotto le... Allora, si è attivato un altro ariete. Una lumaca. Due lumache. Per cui è sufficiente l'arma normale. Ma io li schivo. Vicino è meglio farlo fuori. Adesso non riesco più a trovare lo squarcio precedente, quello che avevo visto in precedenza, ma adesso con un po' di impegno riuscirò a ritrovarlo. Eccolo qui, perché c'era andato l'ariete. Guardate che macello, guardate che macello, guardate che glitch, che macello. Si è proprio incastrato lì e il modello è veramente impazzito. E anche il terzo meccanismo è stato mandato di sopra. Il corpo dell'ariete continua a muoversi. Noi risaliamo e dobbiamo andare dove c'è il quadro comandi di tutte e tre le piattaforme che abbiamo messo in alto. Ritorniamo su con l'ascensore. Qui è veramente adesso il silenzio regna sovrano.
Qui troviamo un distributore di ricarica molto importante, sia per le munizioni grosse da fucile a pompa che quelle più piccole da arma classica, diciamo. Vi consiglio sempre di tenere le armi ben cariche, sempre pronte all'uso, perché quando arriverà l'avversario non avrete il tempo di caricare e saranno problemi. Dovete sempre prepararla prima. Qui appare un altro cinghiale, un altro ariete, che è colpito nel punto giusto con 2 attacchi crolla. E qui ne appare un altro da dietro. Qui veramente, se uno sta attento, rimane veramente circondato. Infatti ci ho messo 3 colpi invece che 2 perché non l'ho beccato con precisione. Comunque la prima volta mi ricordo che ho giocato, sono rimasto completamente accerchiato dai 2 arieti, perché tu non ti aspetti che ne arrivi uno davanti e uno di dietro dal nulla, e sono veramente problemi amari. Lì veramente sono davvero dei problemi, è un problema davvero raro quello lì. Nel senso che vi capita una sola volta in tutto il gioco come problematica, però quando vi capita, se non siete pronti, sarete totalmente impreparati, se dovete anche caricare, la vostra fine sarà vicina, dovete rifare tutto l'atto 4. Adesso dobbiamo assolutamente andare dove ci sono i 3 meccanismi che li abbiamo sollevati, dove c'è il quadro comandi generale dei 3 meccanismi. In modo tale da avviare tutto l'ascensore. Come al solito non riesco mai a orientarmi. Sarà che anche a giocare i giochi molto tardi, per fare l'atmosfera, comunque la stanchezza della giornata si fa sentire, quindi è molto facile anche perdersi, perché non si è concentrati al massimo. Però qui trovo questa porta, questo cancello che si apre con la chiave 4, che sostanzialmente è soltanto un collegamento, non è che dà chissà di che cosa di nuovo. Ricordatevi sempre di colpirlo nel rigonfiamento, quello. Ecco finalmente l'ultimo dei 3 meccanismi che non riuscivo a trovare, appunto. Non riuscivo a trovare perché non riuscivo a capire dove fosse lo squarcio. Finalmente ce l'ho fatta, quindi corro alla torre di controllo, al centro comandi, dove sono saliti i 3 macchinari. Ricordo bene dove sono, che è qui proprio sotto la creatura. Vedete, lei ci guarda perché lei è sopra di noi, guardatela, lei ci sta guardando ed è sopra di noi. Guardate gli squarci, le mammelle. E questo è l'ultimo enigma vero e proprio del titolo, prima di passare all'atto quinto. Bisognerà semplicemente risolvere questo labirinto, portare il cursore luminoso nel lato esterno più a destra possibile, e quando non è più possibile cambiare marchi ingegno fino a che non è possibile sovrapporlo a quello arancione che c'è al centro. Vedete? Non è possibile. Ora sì. I cancelli si chiudono. L'ascensore si mette in moto, sollevando la creatura pesantissima, enorme. Stiamo risalendo per il cratere, tornando in superficie,
E questa è molto importante questo momento perché rappresenta l'ascesi. Il significato, diciamo, metaforico, allegorico molto importante. E la madre è stata squarciata, è stata completamente squarciata, sanguina da tutte le parti perché è rimasta completamente spiaccicata contro la parete soprastante. Quindi questo punto ha un significato molto importante di ascesi. Noi siamo andati nell'abisso, nell'oscurità, nella parte più bassa, più infima di questo mondo, per poi risalire alla luce dopo un percorso di purificazione, di espiazione. Siamo passati attraverso il peccato, attraverso il marcio, attraverso il decomposto, attraverso ciò che è malato per arrivare alla luce, alla purezza, alla sanità, alla giustizia. Mentre siamo vissuti fino adesso nell'ingiustizia e l'oscurità. Siamo tornati dove c'è la torre, in alto. In una sezione diversa però. Ma siamo dalla torre. Questa struttura, questo marchingegno sembra proprio, come vedete, un pene con due testicoli. Guardatelo molto bene. Se non è quello. Quindi cominciamo a vedere in maniera molto evidente delle forme sessuali, forme organiche sessuali. Guardate la madre, la creatura, è rimasta spiaccicata e non si capisce se è ancora morta o viva, comunque è spiaccicata contro la struttura soprastante. Il suo sacrificio è stato necessario, quindi per arrivare qui abbiamo dovuto fare un percorso di ascesi, di purificazione per tornare qua nel deserto e uccidere la madre di tutti i parassiti, di tutta la decomposizione, della fonte del parassitismo di questo mondo. Ma il parassita attaccato a noi, invece, è più sano che mai. Ci sta veramente distruggendo, si sta ramificando anche nelle gambe, guardate. Ormai per noi sarà sempre più difficile vivere con questo parassita, sta diventando troppo preponderante, nonostante ci abbia aiutato fino a qui. Quindi è stato necessario sacrificare la madre e fare questo movimento dal basso verso l'alto per tornare alla purezza. Quindi noi ora siamo degni di passare su questo mezzo in queste strutture rettilinee e tubolari e siamo nel deserto. Noi siamo su questo veicolo a cui prima non avevamo accesso, ma di cui ora siamo degni. E guardate, noi stiamo andando esattamente nella stessa direzione di quelle strutture tubolari che noi abbiamo visto all'inizio nell'atto 2, nell'atto 2, che dalla torre dove c'era l'albero conduceva l'albero dello sperma, conducono in un posto lontano. Tutta l'energia, vedete, viene convogliata dalla fabbrica, dalla torre, verso qui. Quindi chi lavorava nella torre, chi lavorava nella fabbrica, lavorava come operaio per portare energia qui. E qui tutto cambia. Inizia l'atto 5. Tutto cambia. La musica diventa epica. I colori diventano azzurri. Sembriamo quasi in una sorta di paradiso. Si è visto in lontananza una costruzione completamente diversa. E inizia così l'atto 5. L'ultimo atto di questo capolavoro filosofico, ludosofico, perché ricordiamo che facciamo ludosofia, cioè filosofia del videogioco. Guardate, là c'è una statua di una donna col seno libero, cioè di nuda, genuflessa. Una statua enorme, come se fosse una divinità, guardatela.
ed è un essere femminile. Non è una donna, è un essere umanoide ovviamente, però è un essere femminile. Quindi noi abbiamo seguito lo stesso percorso di quelle strutture che conducono tutta l'energia ottenuta con lo sfruttamento dalla torre, dall'industria, per portarla fino a qui. E noi siamo arrivati lungo quei tubi, con quel mezzo di trasporto, perché evidentemente ora siamo degni di arrivare qui. Prima non c'era assolutamente consentito, la maggior parte degli umanoidi qui non ci arrivano, vi ricordate? Nascono dal muro della Genesi e muoiono durante il percorso. Abbiamo distrutto la fonte di tutto il parassitismo, abbiamo sempre il parassita attaccato a noi, e questa è la città, guardate, dei peni ricurvi, delle statue falliche. Ci sono queste statue di questi esseri che hanno un pene enorme, hanno un organo sessuale maschile enorme. Ci sono delle statue distrutte, mezze distrutte, probabilmente rappresentano degli umanoidi o delle divinità. Fatto sta che qui per la prima volta vediamo l'elemento sessuale veramente al centro dell'attenzione. Evidentemente in questo posto che è una cittadella, che è una polis, l'elemento sessuale gioca un'importanza fondamentale. E qui vediamo una donna incinta, un essere femminile incinta con la pancia rossa, esattamente come l'albero della vita che abbiamo visto nell'industria, alla cui base ci sono dei fiori, delle gemme. Come avevo detto, quello lì è un albero diverso, è un albero alla cui base ci sta l'essere femminile. Questa è la cittadella o polis, The Citadel, dove stanno soltanto gli eletti, il popolo eletto, gli umanoidi eletti. Guardate, questa è una raffigurazione di 3 volti umanoidi molto diversi da noi, che mi ricorda molto le ambientazioni di Prometheus della saga di Alien di Ridley Scott. E questo, vedete, sono delle gemme sempre a fiore, quindi la femminilità è rappresentata come un fiore. Guardate quante ce ne sono, però non c'è un albero. L'albero è un essere femminile, è stato sostituito da un essere femminile, quindi è organico di vita propria. Guardate qui, ci sono delle scene di fecondazione, di sessualità, di coito, di atti sessuali, in varie posizioni sessuali. Quindi qui sicuramente, presso questo popolo eletto di questa elite, per cui tutto il sistema lavora e che sfrutta l'energia della fabbrica e dell'industria per i suoi scopi, questa elite sicuramente mette al primo posto e venera il sesso, l'atto sessuale. Guardate qui, ci sono posizioni sessuali, c'è un uomo che tiene una donna in braccio mentre raggiunge la copulazione, il piacere carnale. Sono degli umanoidi, vedete, qui ce n'è uno femminile e uno maschile, uno sopra e uno sotto, vedete? Questo è un tempio dedicato alla sessualità della cittadella, della polis. Ci sono sempre queste statue che raffigurano atti sessuali, la musica, gli effetti sonori sono epici, e guardate sopra di noi una rete di neuroni, la cosiddetta rete neuronale, un po' come internet oggi, una connessione mentale di più esseri eletti, e qui troviamo davanti a noi questo essere molto molto strano con più braccia, simile a uno scheletro osseo. E qui vediamo varie statue, varie raffigurazioni, atti sessuali, orali, quindi fellazio, di sesso orale, dove un essere umanoide femminile fa un atto orale a un maschile. Vediamo la luce divina del paradiso, e qui vediamo una raffigurazione, un murales molto importante. Vediamo questo essere che sembra una piovra, un polpo, diciamo, con i tentacoli, che sta sopra a tutti. Abbiamo l'essere maschile e l'essere femminile a sinistra e a destra, però vedete che questo essere qui con i tentacoli domina sia il maschio che la femmina, sta sopra tutti, quindi sicuramente è lui che comanda. E qui vediamo questi esseri
che sembrano morti sostanzialmente o al limite della vita, incastonati come crocifissi su queste ruote metalliche, su questi esoscheletri metallici, e col cervello con la scatola cranica completamente aperta che è collegata al fascio di rete neuronale che sta sopra di noi, come se fossero collegati mentalmente. Poi vediamo un mega murales là dietro fatto di carne vera, non di statua, non è una statua, non è come quello che abbiamo visto prima, è fatto di carne vera. Questi neuroni invadono tutto e questi esseri qui evidentemente sono degli eletti, sono dei filosofi, sono degli spiriti superiori, degli esseri superiori che hanno sacrificato la loro corporalità, la loro natura corporea in nome di uno fine superiore, quello mentale, quello di controllo mentale, di ascesi. Il parassita avete visto che ci ha danneggiato sempre di più, si sta ramificando e ci sta distruggendo il corpo. Poi vedremo meglio questa sezione, vediamo sempre atti di sesso orale. Qui troviamo un altro murales di pietra che si è ispirato alle danze macabre. Vediamo che ci sono questi esseri con più braccia che toccano l'uomo, l'essere maschile e l'essere femminile. Alla donna gli mettono un braccio sul ventre e uno sul viso, sulla bocca, e all'uomo lo fanno uno sul cuore e uno sulla bocca, quindi la bocca nel senso che non possono avere voce in capitolo. Poi vedete che ci sono quegli esseri che sembrano dei feti, li vedremo più avanti, fra poco, sono degli esseri molto importanti. E quindi questi esseri con più braccia controllano, hanno sicuramente un potere. Al centro guardate l'atto copulativo, c'è un uomo, un essere maschile che sta fecondando una donna tenendola in braccio con le gambe alzate. Ora vediamo di scendere, andiamo a vedere cosa c'è sotto, però da questa parte le scale sono rotte, le scale a spirale. Andiamo dall'altra parte. Io sto cercando di raccontarvi, di spiegarvi nel modo più veloce possibile, però sappiate che qui è veramente denso di significato, tutto quanto. Quindi spero che chi è arrivato fin qui se lo stia godendo, anche perché se l'è conquistato. Qui troviamo un busto. Sentite questa voce? Avete sentito questa voce? È l'unica voce che sentiremo nel gioco. Io ve l'avevo detto che c'era una voce. È l'unica voce che si sente. Qui troviamo un meccanismo molto strano, dei cancelli, e lì troviamo una specie di busto aperto con un arto, guardate. Sembra un pezzo di cadavere di corpo. Capiremo fra poco che cos'è. Sentite la voce? È l'unica voce che c'è, l'unico essere che riesce a parlare. Si sente questa voce subliminale molto inquietante, molto inquietante. A livello di composizione musicale siamo a livelli altissimi. Sempre delle statue molto particolari. E qui troviamo due esseri col ventre gonfio, quindi sembrano incinta. Se voi ci fate caso, sotto, come dei sarcofagi, sotto i loro sarcofagi si vede dei neuroni, guardate, vedete che ci sono i neuroni sotto? Capiremo fra poco che non sono altro che degli involucri vuoti che noi dobbiamo controllare tramite la rete di neuroni. Quindi chi è attaccato alla rete di neuroni li controlla, questi involucri, questi simulacri, questi sarcofagi. Abbiamo preso quella fialetta di liquido rosso. Secondo voi quel liquido rosso lì, che era attaccato dove c'erano quei due simulacri, quei due corpi col ventre gonfio, quel liquido lì, che liquido è? Sarà lo stesso che noi usiamo per curarci? Quel liquido allucinogeno? Chi lo sa? Guardiamo, diamo un attimo uno scorcio esterno, vediamo sempre queste statue, tutto comunque in decadenza, anche qui guardate quell'arco, guardate, comunque tutto si sta ricomponendo, anche qui, quindi anche se questo è un posto per eletti ed è assimilabile al paradiso, in realtà è in decomposizione anche questo. Niente si salva dalla decomposizione. La materia è comunque corruttibile sempre, anche per gli eletti. E qui troviamo, dopo aver inserito la fiala di liquido,
questo posto molto strano dove vediamo degli arti, delle braccia, delle gambe, delle mani, dei piedi, dei pezzi di persone. Guardate qui, troviamo delle teste, dei visi. Sono tutti scarti di esperimenti. E qui troviamo questo essere che però non vedete, gli manca tibia, perone, cioè praticamente non ha le mani e non ha i piedi. C'è la testa staccata dal corpo penzolante. Guardate qui quanto schifo, quanto macello di carne e di organi c'è. Sono esperimenti organici. E qui c'è una piattaforma che se si sale sopra si apre una serra cinesca. Qui troviamo la ricarica di munizioni sia piccole che grosse, il che ci farà capire che dovremo avere a che fare con uno scontro molto importante. Guardate quante munizioni ci hanno dato, è insolito. Curiamoci al massimo, mettiamo l'arma più potente che abbiamo volendo, carichiamola completamente per sicurezza, perché qualcosa non torna. Qui abbiamo la riserva di vita, di liquido, riempiamola anche questa. Guardate quanta vita ci viene data. Per tutto il gioco non c'è mai stata data così tanta vita. Un motivo ci sarà. Non abbiamo visto nessun boss fino ad ora. Che sia questo il momento, lo scopriremo. Qui troviamo queste capsule, questi globi ovulari con dentro questi esseri piccoli, come dei bambini, come dei feti, molto brutti, in un liquido rosso. Lo mettiamo qua e guardate, cerca di attivarsi, però non ci riesce perché gli mancano dei pezzi, gli mancano i piedi e le mani. Vedete? Cerca di muoversi. Quindi quell'essere lì, quel feto, è la fonte di energia. Guardatelo che è vivo. Guardatelo. È lui che cerca di muovere, che ha un pene enorme, sproporzionato. Adesso arriva un altro androide, che però questa volta ha gambe e braccia complete. L'abbiamo ucciso. Questo essere, questo feto, è molto intelligente, comanda gli androidi, quindi sopperisce la sua scarsità di forza fisica in questa maniera, utilizzando un involucro esterno fatto di androidi. È molto intelligente e viene usato come fonte di energia. Adesso noi lo spremiamo attraverso questo meccanismo in maniera molto brutale per estrarre questo succo vitale, questo liquido molto allucinogeno che si ottiene da questi esseri. Ora noi possiamo tornare indietro e iniettare questo liquido allucinogeno vitale in uno di questi due sarcofagi, di questi simulacri, di questi involucri. Lo mettiamo prima in questo essere e ci accorgiamo che dal suo viso è emerso il terzo occhio, che è fatto a fiore. È emerso come un fiorellino, un fiore in mezzo alla testa, tra i due occhi, che in realtà è il terzo occhio, quello della visione ascetica, quello della consapevolezza ultraterrena, quello per gli eletti, come nella tradizione buddista, come nella tradizione schopenhaueriana, relativa allo squarciamento del livello di Maya e quindi al raggiungimento del nirvana, quindi allo stadio di consapevolezza maggiore possibile, oltre la mortalità della carne. Carichiamoci le munizioni. Qui è rimasto un altro involucro contenente un altro feto, un altro essere fetale, che come vi ho detto è molto intelligente, comanda l'androide, quindi è molto aggressivo,
e viene utilizzato come fonte di energia per l'androide, quindi uccidiamo lui e l'androide smette di funzionare. Questa volta l'androide si attiva veramente e dovremo combattere contro di lui. Il feto si è chiuso dentro un'armatura e ora per noi sono veramente problemi a male. La musica è davvero inquietante. Lui ci spara delle granate perché lui ha un lanciagranate e ogni volta attacca a colpi di 9, cioè ogni 9 granate deve fermarsi per ricaricare. Noi dovremmo girare intorno, cercare di evitare i colpi. Quindi questa stanza è un laboratorio di creazione di androidi. Quei pezzi che vedete sono pezzi di androidi, pezzi biomeccanici che vengono usati per creare androidi. E quegli esseri lì, quei feti, sono coloro che comandano gli androidi. Questi androidi sono prodotti in serie. Guardate, lui si è fermato a ricaricare, apre uno zaino e escono dei testicoli. Noi gli colpiamo i testicoli mentre lui è impegnato a caricare, che è il suo punto debole. E lui soffre. Evidentemente quei testicoli sono l'elemento carneo più delicato che è collegato al feto, all'essere fetale che è all'interno dell'armatura che comanda l'androide. Probabilmente sono stati quei feti lì a costruire questi androidi per sopperire alle loro mancanze fisiche. Noi continuiamo a sparargli non appena appare il testicolo dello zaino quando lui carica. Tra l'altro sto notando che, se fate caso, gli arti, quelli nelle gabbie, si muovono. Avete visto? Si sono mossi quando ci si becca contro o quando vengono colpiti dalle granate. Lui continua a girare, veramente inquietante, perché poi ha la testa staccata, ce l'ha penzolante verso il basso, con questi occhi piccoli, veramente inquietanti. Il fatto che abbia la testa distaccata dal corpo. Io consiglio di contare sempre fino a 9 e poi andare ad attaccarlo. La musica è davvero veramente inquietante, bisogna mantenere la calma, capire cosa bisogna fare. Le prime volte veramente è impossibile capire cosa bisogna fare perché è veramente tosta, ve lo dico subito perché è veramente impegnativa. Adesso bisogna spaccare l'altro testicolo. E l'androide fa fatica a rialzarsi. Guardate. Non riesce più a stare in piedi perché l'essere all'interno non riesce più a controllarlo perché sta soffrendo molto. Allora noi proviamo a rubargli il lanciagranate. Guardate, proviamo a tirarglielo via. Ma il feto all'interno si ribella, fa rialzare l'androide, ci sbatte per terra e continua a combattere contro di noi. L'unica differenza è che adesso, poiché i testicoli li abbiamo distrutti, ogni tanto aprirà il ventre facendo esporre il feto all'interno, l'essere fetale. Avrà sempre 9 colpi, ma questa volta dovremo utilizzare una strategia diversa. Dovremo andargli vicino quando ha finito i colpi, in modo tale da far aprire l'armatura, da esporre il feto e colpirlo in quel momento. Bisogna essere molto precisi e avere sangue freddo. Guardate, andargli vicino nel modo giusto. Guardate, è in quel momento che va colpito, quando lui apre il ventre. Bisogna stare attenti perché altrimenti vi può caricare e se vi carica vi butta per terra e vi fa molto male. Adesso lui si è fermato a ricaricare il lanciagranate. Dicevo, questi androidi vengono prodotti in serie e formano un esercito. Vengono prodotti in maniera quasi infinita. Non si sa il perché.
una razza così superiore come quella degli eletti che abbiamo visto sopra, completamente dedica a questa religione del sesso, a questo culto della sessualità, venerazione della fecondazione, abbia bisogno di dedicarsi alla creazione di questi androidi per difesa. Da cosa devi difendersi? Non lo so. Guardate, qui mi ha caricato. Guardate che colpo mi ha dato. Qui mi ha caricato, mi ha fatto tanto male. Quando vi carica tiene una mano, con una mano chiusa l'armatura, quindi è impossibile da colpire il feto all'interno. Quindi resta un mistero il perché di questi androidi. Perché gli esseri eletti, quelli che abbiamo visto al piano di sopra, hanno trasceso. Sono al di là di questa dimensione corporea e materiale, quindi che bisogno hanno di difendersi con un esercito di androidi comandato da esseri nanizzati, fetali? Non lo si sa. Guardate, eccolo qua. Ora l'abbiamo ucciso. Comunque questi esseri qui nanizzati, fetali, sono, come ho detto, molto intelligenti e rappresentano un po' gli ingegneri di questi androidi, sono degli ingegneri sostanzialmente. Hanno però anche loro questo aspetto della sessualità molto evidente, perché hanno un pene enorme, quindi qui la sessualità, ripeto, è al centro dell'attenzione. Noi abbiamo rubato il lanciagranate all'androide e ce lo siamo messi, guardate, questo è il caricatore del lanciagranate, ce lo siamo messi sul braccio. Raccogliamo l'altro l'essere che controllava l'androide. Come vedete il suo organo riproduttore è sproporzionato in grandezza rispetto al corpo e maceriamo anche lui realizzando dell'altro siero. A questo punto il parassita reagisce ancora una volta e si è ramificato oltre alla nostra arma, cioè è andato oltre l'arma, quindi noi non riusciamo più a staccare l'arma dal braccio. Il parassita, il lanciagranate che abbiamo preso l'androide e il nostro braccio è diventato un tutt'uno. Non riusciamo più a cambiare arma, non possiamo più staccarci il lanciagranate da dosso. Ora abbassiamo la serra cinesca, spariamo con la granata dentro là, da quei pilastri, facciamo crollare quel peso, si apre la granata, il cancello di fianco, dove possiamo ottenere l'ultimo umanoide fetale, perché avete visto che con quell'altro, quando l'abbiamo frullato in quella macchina, non ha riempito completamente la boccetta. Perché? Perché l'energia è stata utilizzata quando comandava l'androide. Anche questo qua l'abbiamo messo nell'androide che è stato immediatamente rimpiazzato, cioè una volta che abbiamo distrutto quell'altro ne è arrivato subito un altro per rimpiazzarlo. L'abbiamo inserito e anche lui comanda, ha reagito nella stessa maniera. C'è ancora il corpo dell'altro androide però fermo, vedete, per terra. Ha sempre 9 granate, ma questa volta la tecnica per sconfiggerlo sarà un po' diversa. Ancora diversa. Noi abbiamo soltanto il lanciagranate come arma ora. Non possiamo colpire i testicoli o altro, perché la granata ci mette molto tempo a esplodere, ci mette un po' di tempo, non è affatto precisa. Quindi, non potendo cambiare arma perché il parassita si è ramificato, l'unica cosa che possiamo fare è che quando lui si ferma a caricare, sparargli dentro lo zaino dove prende le munizioni, la granata. Questa cosa lo farà esplodere, la corazza gli salterà via, morirà in un solo colpo, perché la granata è esplosa dentro di lui, l'abbiamo sparata dentro praticamente allo zaino di ricarica. Possiamo raccogliere l'essere che lo comandava
Perché vi ripeto, mentre il primo essere che abbiamo messo nel primo androide, l'androide, se vi ricordate, non riusciva a muoversi perché gli mancavano gli arti, gli mancava i piedi e le mani, quindi non ha sprecato energia l'esserino che lo comandava, e quindi con una solo essere abbiamo fatto una boccetta intera di liquido, mentre con il secondo essere, quello precedente a questo e questo, hanno mosso l'androide, quindi hanno utilizzato energia, ed è per quello che ce ne sono voluti due, perché parte dell'energia vitale è stata utilizzata per comandare gli androidi, mentre col primo questa cosa non è successa perché l'androide non riusciva a muoversi. E questa è la spiegazione del perché ci è voluto un solo essere per fare il primo boccetto e ora due, perché l'energia è stata utilizzata in parte. Abbiamo recuperato la boccetta, il parassita ormai non ci lascia più libertà di fare niente, perché vedete la mano è inutilizzabile, anche la mano libera è inutilizzabile perché le ramificazioni del parassita sono troppo potenti, troppo grosse, troppo invadenti. Riusciamo giusto in tempo a mettere, guardate, non riesco neanche più a mettere la boccetta, guardate, non posso mettere la boccetta perché ho le mani completamente inutilizzabili, gli arti. Allora cosa devo fare? Devo andare da tutt'altra parte, ovvero esattamente di qui. Adesso vi faccio vedere. In ogni caso, vi state rendendo conto che in questo ultimo atto la densità di nozioni è di tutt'altro tipo, cioè veramente veramente denso l'aspetto culturale e l'aspetto di nozioni che ci sono qui dentro in questo atto rispetto agli altri che abbiamo visto. Tutto il significato dell'opera risiede praticamente nel quinto atto. Qui troviamo un'altra saracinesca col pedale, entro cui si può sparare la granata per far crollare i pilastri. Ciò permetterà l'apertura dei cancelli. Qui troviamo, ecco cos'è quello lì che abbiamo visto prima, è un boost di un androide con i caricatori del lanciagranate dentro. Quindi se ci servono altre munizioni possiamo recuperarle da lì. Questo è un meccanismo che ha una funzione particolare, guardate. Praticamente ci lacera la carne, facendo uscire molto sangue, e praticamente distrugge la nostra carne, ma anche quella del parassita, anche le ramificazioni del parassita. Però vedete, il parassita ricresce subito, guardate, è già ricresciuto. Quindi in poco tempo, dobbiamo essere molto veloci, il parassita riprende il controllo, cioè le ramificazioni del parassita ricrescono. Ma è un modo temporaneo, molto doloroso, per toglierci le ramificazioni del parassita. Non possiamo fare davvero niente, non possiamo più usare le mani. Il parassita ci sta rendendo completamente incapaci di fare qualsiasi cosa. Lì c'è il vento di quella dell'essere femminile incinta, con il fiore alla base, perché la femminilità, la maternità è rappresentata dai fiori, dalla componente floreale, diciamo così, dalle gemme, perché la femminilità è proprio paragonata a quello, a dei fiori, alla gemma. Qui troviamo una riserva energetica di vita che ci servirà, perché tutte le volte che noi ci fermiamo con quel macchinario per togliere il parassita perdiamo vita, quindi dobbiamo avere la vita al massimo, altrimenti non riusciremo a finire la nostra epopea, la nostra avventura, il nostro percorso di affrancamento dal sistema.
Noi non accettiamo più questo sistema, siamo stanchi di venire sfruttati, siamo stanchi di rimanere dentro questa catena dello sfruttamento. Stiamo facendo tutto il possibile attraverso il dolore e la sofferenza per liberarci da questa catena di sfruttamento, di schiavitù, e forse essere anche noi degli eletti completamente esenti dal dolore e da questa materia, da questa materialità. Avete visto? Ho aperto la porta con la chiave wireless a 4 luminescenze. Questi qui, guardate, sono gli androidi, sono le sedie dove ci sono gli androidi. Tra l'altro queste sedie c'erano anche nell'industria, se ci fate caso. Ce n'era qualcuna. Perché? Chi lo sa. Forse perché questi androidi controllavano gli operai? Noi dobbiamo sparare là in fondo la granata, vedete, tra quei due pilastri? Al momento giusto, quando non ci sono androidi, dobbiamo sparare al momento preciso, in modo tale da beccare là in mezzo. Guardate. Ok, perfetto. Così si apre il cancello. Questi androidi secondo me controllavano gli operai nella fabbrica e nella torre, e quindi ecco qui ragazzi c'è l'upgrade della chiave wireless A5, però abbiamo la mano completamente intasata, completamente saturata dalle ramificazioni del parassita, quindi dobbiamo tranciarci la mano, tranciare le ramificazioni del parassita ancora, soffriamo, vedete, perdiamo vita, correre prima che ricresca e fare l'upgrade della chiave, che ora sarà a 5 luminescenze, ed eccolo che ricresce ancora una volta, si ramifica di nuovo. Dicevo, questi androidi secondo me vengono controllati per tenere in schiavitù e sottomessi tutti gli operai e gli altri esseri umanoidi che abbiamo visto all'inizio di questa avventura. È per questo forse che venivano utilizzati? Per evitare ribellioni dei ceti sottostanti? Forse sì. Fatto sta che noi siamo stanchi di essere sfruttati, di essere in questa catena dello sfruttamento, e noi disprezziamo, ma disprezziamo perché il sistema disprezza prima di tutto noi. Ecco perché il titolo, ecco perché Scorn. Il sistema ci ha sempre disprezzato, non ha mai rispettato la dignità della nostra esistenza e della nostra vita, non ci ha mai dato un valore, ci ha solo usato come cose, come fonti di energia in una catena dello sfruttamento infinita e senza rispetto alcuno per la vita, per la nostra vita. E allora noi sdegniamo, proviamo schifo e disprezzo. Noi proviamo schifo e disprezzo per il sistema e quindi ci stiamo ribellando. Quindi è da intendere a doppio senso, disprezzo. Ci siamo ancora liberati la mano, possiamo aprire la porta con la chiave wireless a 5 finalmente e corriamo verso questa sedia dove ci sarà un'operazione chirurgica prima che il parassita ricresca. Ma in questo momento il parassita si è ramificato di nuovo, allora dovremmo tornare ancora indietro, liberarci la mano dalle ramificazioni del parassita. È per questo che è molto importante avere la vita piena, perché altrimenti se voi non avete la vita piena non ce la farete sopravvivere, perché vi farete troppo male e morirete e dovete rifare tutto l'atto dall'inizio. Quindi tagliamoci ancora le ramificazioni una volta e corriamo a fare questa operazione chirurgica molto importante. Quindi secondo me quegli androidi vengono utilizzati per tenere sotto controllo le masse, i ceti inferiori, gli umanoidi di grado inferiore, per evitare ribellioni. Finalmente vedremo il parassita sopra di noi, quello che è attaccato al nostro corpo. Guardatelo. Guardate la coda, guardatelo. Noi siamo sotto, vedete la nostra gamba? Ha tutto questo esoscheletro molto robusto. Guardate la coda, guardate la nostra gamba. Guardate come ci è attaccato alla schiena.
Noi stiamo guardando dentro quel visore che c'era all'inizio nell'atto 1 che usavamo per guardare la torre, e guardatelo, è il primo personaggio che abbiamo utilizzato, quello del menu iniziale, vedete? Vedete che c'ha la sua faccia? È lui. È lui, guardatelo. L'abbiamo staccato con la forza. Ha lasciato la boccetta. E ora lui scappa. Molto arrabbiato. Molto contrariato. Scappa via. Se ne va. Noi abbiamo completamente il ventre aperto perché il parassita, avete visto, ci ha completamente sbudellato il ventre. Tutto l'interiore, gli organi interni sono usciti. Stiamo morendo. Stiamo completamente morendo. Siamo al limite delle forze. Ma dobbiamo muoverci perché dobbiamo cercare di uscire dalla catena dello sfruttamento. Come vi ho detto, disprezziamo così tanto il sistema perché è il sistema stesso che ha disprezzato per primi noi, che non ci ha rispettato nella nostra esistenza, nella nostra vita, nel nostro valore. Ha disprezzato la nostra vita, allora noi lo disprezziamo a un punto tale che qualsiasi dolore, qualsiasi sofferenza, qualsiasi sacrificio non conta. Quello che conta è che noi dobbiamo riuscire ad arrivare all'espiazione, alla purificazione, riuscire ad arrivare nello stato di consapevolezza superiore, ad ascendere da questo mondo di sofferenza e sfruttamento per essere liberi. Non importa, i nostri organi non ci serviranno in un mondo superiore. La sofferenza è immensa. Passiamo di fianco alla statua della maternità, perché la femminilità, la riproduzione è tutto per questo popolo di eletti, perché l'unica componente eterna, materiale, se ci pensate, è il DNA, quindi il seme, lo sperma umano del maschio e l'ovulo della femmina. È quello, è il DNA, il codice genetico che si ottiene, che si tramanda attraverso l'atto sessuale. Ecco perché l'atto sessuale è venerato. È l'unico modo per ottenere l'immortalità attraverso la carne. Non ce la facciamo davvero più, siamo stremati. Ed ecco che la musica fa sentire questo senso di pesantezza, di noi che non ce la facciamo più. Ripassiamo le tappe di questa città decadente, un tempo prosperosa, ora completamente abbandonata, che anche lei si decompone perché neppure gli eletti si salvano dalla morte, anche se fanno di tutto per sfuggire. Forse gli unici che ce l'hanno fatta sono quelli che abbiamo visto lì, attaccati alla rete neuronale. Che sia questo forse il nostro obiettivo? Con le viscere penzolanti, con le ultime forze che ci sono rimaste, noi cerchiamo di arrivare alla meta, arrivare alla nostra salvezza. È la nostra unica speranza, per non soffrire più. Non ne possiamo davvero più. Abbiamo sofferto troppo, tutto per arrivare fino a qui, fino a quando siamo nati. Siamo sopravvissuti alla parassitizzazione sulle radici del muro della Genesi, siamo riusciti a uscire sani. Abbiamo superato 1000 difficoltà, parassiti, problemi, sfruttamenti, ostacoli, androidi, di tutto e di più, solo per arrivare qui e per ascendere. Vogliamo essere ammessi tra il popolo degli eletti per andare oltre la carne. Ma per fare questo siamo passati attraverso un percorso di purificazione ottenibile soltanto ottenibile attraverso il dolore, attraverso la sofferenza, per andare oltre la consapevolezza della materia. Ecco perché il terzo occhio, ecco perché la rete neuronale. Inseriamo l'ampolla di liquido allucinatorio. Ed ecco che anche il secondo individuo fa nascere il terzo occhio per la consapevolezza superiore. Siamo saliti e ci ritroviamo con la possibilità di accedere a quel murales di carne, e qui troviamo la sedia di questo chirurgo da più braccia, esattamente come nel murales che abbiamo visto prima.
Noi ci sediamo su questa sedia e inizia un'operazione chirurgica che prevede la nostra crocifissione come gli altri individui dietro attaccati alla rete neuronale, ed ecco che vediamo il nostro pene che viene risucchiato. Sono loro che comandano tutto questo. Queste macchine, questi esseri sono comandati dalla rete neuronale. Ci è stata tagliata la calotta cranica collegata alla rete neuronale del nostro cervello. Ci sono state tolte le viscere, che sono la componente materiale che si decompone, e noi possiamo comandare i due involucri, i due sarcofagi, i due simulacri col ventre incinta, che hanno il terzo occhio che noi abbiamo risvegliato tramite quel liquido allucinogeno che abbiamo ottenuto da quegli esseri, da ingegneri fetali. Quindi noi stiamo comandando, mentre stiamo subendo quell'operazione chirurgica, questi individui, questi esseri superiori col ventre gonfio, incinta, diciamo. Guardate, 1 e 2 sono fatti così, hanno il terzo occhio che abbiamo fatto uscire noi, sono molto più complessi e robusti di noi, hanno una specie di zaino dietro su cui si innestano altri arti. Guardate, intanto noi stiamo continuamente venendo operati, siamo attaccati alla rete neuronale, i nostri organi, un po' come si faceva nell'antico Egitto, vengono conservati fuori perché sono deperibili, non ci servono nell'aldilà, nella consapevolezza superiore, nel mondo di consapevolezza superiore. E noi muoviamo questo simulacro, questo essere umanoide di molto superiore ontologicamente, ma dobbiamo prima inserire questa chiave, dobbiamo ottenere la chiave. Avete visto? Non ha sofferto e non ha sanguinato, a differenza nostra. Lui, quando ha inserito il braccio e la mano per mettere quella chiave dentro, non ha né sofferto, non ha sanguinato, quindi è sicuramente di ordine ontologico superiore a noi. E qui abbiamo l'ultimo morale, l'ultima grande rappresentazione, che è fatta di carne e di organi veri. Questa qui non è fatta di pietra, dove vediamo questi due esseri maschili. Al centro vediamo anche una donna, vedete che c'è un seno, e vediamo questa apertura vaginale al centro. Vedete, c'è proprio un clitoride e una vagina, guardate, è proprio, che però vedete richiama anche un volto. Vedete che c'è un volto, è una vagina incastonata in un volto e viceversa, e poi in alto c'è la rete neuronale che si sta decomponendo anche lei. Utilizziamo il primo simulacro, il primo umanoide, per aprire a metà la porta. Poi utilizziamo l'altro umanoide, scusate, sempre anche lui incinta, fecondo, e a questo punto lo utilizziamo, dopo aver sofferto, dopo aver espiato con la sofferenza, per bloccare il chirurgo. E stacchiamo un arto, ce lo attacchiamo sul nostro zaino di dietro che abbiamo posto, lo togliamo dalla crocifissione, togliamo noi stessi dalla crocifissione. Il nostro pene è stato completamente virato perché è stato risucchiato lo sperma, che è la componente immortale, e preservato per la specie, perché quello che conta è la specie, non conta un individuo, è quella la componente immortale della vita. E prendiamo noi stessi, ci autocomandiamo attraverso la rete neuronale e continuiamo a infliggerci sofferenza
con la lama del braccio del chirurgo, che ci siamo incastonati sul simulacro che controlliamo, lo facciamo per mantenerci vivi, perché l'unica maniera per rimanere vivi in quello stato qua pietoso dove ci troviamo, che come vedete non ce la facciamo più, vedete gli occhi rivolti verso il cielo, non ce la facciamo davvero più. Per continuare a rimanere vivi dobbiamo continuare a infliggerci sofferenza. Guardate l'umanoide che controlliamo. Siamo attaccati alla rete neuronale. Noi ci stiamo infliggendo dolore. Vedete di dietro c'è il posto per lo zaino. C'è uno zaino dove si attacca l'altro arto del chirurgo. E dietro ha il teschio. Guardate, è come un doppio volto. C'è un doppio viso fatto a teschio di dietro. Noi continuiamo a tenerci vivi tramite il dolore, è l'unica maniera per rimanere vivi, come in una scena di Martyrs, forse avete visto, ma in generale è un concetto che c'è nelle filosofie orientali anche. Si apre questa porta vagina, quindi è come un ritorno alla prenatalità, è una regressione alla condizione prenatale. Stiamo andando nelle porte di quello che potrebbe essere considerato un paradiso. In realtà è una regressione alla nascita, è un ritorno nel ventre materno, perché morte e nascita sono la stessa cosa. E noi continuiamo a tenerci in vita con la sofferenza, perché l'unica cosa che ci resta da fare è questa. Non ce la facciamo davvero più. Ce la faremo a superare la sofferenza di questo mondo. E guardate, lì c'è un'apertura, sempre di tipo vaginale, che chiama molto una vagina, però piano piano, guardate, il processo sta rallentando. Siamo sempre più lenti a camminare. Quelle statue indicano la salvezza, è lì che c'è quell'apertura, è lì che si ritornerà nel ventre materno. Ecco perché l'importanza della femminilità e della sessualità, per preservare l'immortalità e ritornare quando non si poteva morire, cioè prima della nascita. Ma la connessione si è interrotta e torna il parassita. Che è più aggressivo che mai. Ci perfora completamente. Prende il nostro corpo, si avvinghia a noi e il simulacro che ci ha aiutato rimane lì, fermo a guardarci, immobile. Non possiamo più comandarlo. Si è interrotta la connessione neuronale col simulacro per un qualche motivo, a noi sconosciuto. Forse è stato il parassita a decidere il legame? Non lo sapremo mai. Come vedete, tutto è in decomposizione, anche qui. Tutto è parassitizzato. Il parassita è entrato in questo posto sacro e sta decomponendo tutto, sta diffondendo le sue spore ovunque, decomponendo tutto. Guardate, quello è il primo personaggio e quello è il secondo, quello che siamo adesso, i due volti che si stanno unendo in un unico essere. Guardate che abominio si sta creando, mentre le statue qui immortali guardano con indifferenza questo scempio. Il consumarsi di questa cosa così poco sacrale, così profana, così sporca in un posto che dovrebbe essere sacro. Ed ecco che noi, il nostro secondo personaggio è lì completamente assuefatto dal parassita in questo fiore di carne, mentre in alto vediamo la faccia del primo personaggio, nostro padre, che ci sovrasta. E siamo diventati un fiore di carne con le radici che sta contaminando tutto, facendo decomporre tutto, mentre diffonde le sue spore ovunque. Qui, alle porte del cosiddetto paradiso, dove c'era la salvezza, dove c'era la redenzione, oltre la sofferenza. Ma questa redenzione non ci sarà più, mai, non è possibile. Non è possibile. Perché alla fine la materia vince sempre. Era solo un'illusione.
era tutto una grandissima illusione. Quello non era il paradiso. Il paradiso non esiste. Se voi utilizzate un hack per vedere oltre i confini del gioco, vedrete che oltre a quella porta vaginale che rappresentava le porte del paradiso non c'è nulla. È soltanto un grande inganno attraverso cui gli eletti, gli esseri superiori, i ceti superiori, controllano quegli inferiori, esattamente come nella nostra realtà. Non c'è una redenzione. C'è soltanto il consumo e lo sfruttamento fino a se stesso, non c'è altro valore al di là di quello, per i vantaggi delle classi sociali superiori. Avete capito la metafora di questo videogioco? Il significato applicabile alla nostra realtà post-industriale, post-consumistica, moderna di oggi, dove la tecnocrazia ha il controllo su tutto, dove la tecnica, la tecnologia comanda tutto, dove la dignità degli esseri umani viene schiacciata, ed è qui che il disprezzo, che il sistema manifesta disprezzo verso di noi e verso cui noi manifestiamo disprezzo, ovvero il disprezzo da parte nostra ricambiato verso il sistema, proprio perché non rispetta le nostre condizioni di vita, le nostre esigenze e la nostra dignità di vita, esattamente come i nostri protagonisti. Alla fine il parassita ha creato questo fiore di carne che sta facendo decomporre tutto quanto apparentemente è sacro, anche se in realtà abbiamo detto è soltanto una finzione, per imbrogliarci, perché noi arriviamo lì, facciamo un sacco di sforzi per arrivare in quel punto e poi alla fine il parassita predomina. È il parassita l'essere più importante, è lui che è sopra tutti. E quegli esseri che avete visto che si sono crocifissi e attaccati alla rete neuronale, che hanno tolto i loro organi e la loro parte carne, lo hanno fatto per sfuggire al parassita. Avete visto quel murales dove c'è il parassita che sta sopra coi tentacoli fatto polpo, che sta sopra sia l'essere femminile che quello maschile? È lui l'essere superiore, è lui Dio. È questo fungo, e questo fungo che rilascia spore, che contamina tutto, che causa questi fiori, che distrugge tutto, contamina sia ciò che è sacro che ciò che non lo è. E gli eletti, quelli lì, che c'erano attaccati alla rete neuronale, loro lo sapevano, hanno rimosso la loro componente carnale completamente, sono diventati degli esoscheletri collegati soltanto con la mente alla rete neuronale in modo tale che il parassita non li possa corrompere, perché il parassita non può andare oltre la carne. Il problema è che è tutta carne, a meno che non riesce a trascendere in quella maniera. Ecco, e loro si sono fermati lì. Ed è tutta una grande congiura, una grande cospirazione affinché i ceti inferiori credano di potersi ribellare tramite il disprezzo, mossi dal disprezzo, che a sua volta il sistema disprezza loro, quindi loro mossi dal disprezzo cercano di arrivare fino lì per ribellarsi, cercano di scalare la scala gerarchica, ma alla fine vengono ingannati, perché il parassita è l'essere in cima alla catena alimentare e ontologica, è l'essere ontologicamente superiore a tutti. L'unico modo per sfuggirsi è tramite l'abnegazione della volontà, abnegazione, come diceva Schopenhauer, cioè la negazione della volontà, ma non della volontà in sé, altrimenti la vita non può esistere, la negazione degli effetti negativi della volontà, in modo tale da ottenere la beatitudine, quella al di fuori della materia. Io vi ringrazio per avermi seguito, iscrivetevi al canale, condividete il video, commentate, alla prossima e a presto. Ricordatevi che la chiave wireless ha ancora un upgrade. Siamo arrivati a 5 di upgrade, ma come se vi ricordate, la chiave ha 6 globi luminescenti. Quindi mi aspetto in futuro un DLC, un aggiornamento, un update, oppure uno Scorn 2 dove si continuerà l'avventura.